Ciao a tutti o bentornati in questo nuovo episodio di Beautiful Lies Society. Questa è la seconda parte della storia di Terrace House e della tragedia di Anna Kimura e infatti utilizzeremo questa seconda parte per analizzare come al solito tutto quello che poi accade dietro le quinte, quello che inizialmente non veniva raccontato al pubblico. In questa seconda parte, come anticipavo alla fine del primo video, ci soffermeremo ad analizzare tutte le testimonianze degli ex partecipanti che sono saltate fuori dopo la tragedia, ma anche di tutte le indagini che hanno praticamente portato alla luce una realtà molto diversa da quella che ci descrivevano attraverso lo schermo. In questa seconda parte approfondiremo anche tutta la questione di come il Giappone ha dovuto affrontare questo problema, perché era chiaro che era un problema esistente, persistente, dilagante, che però era stato ignorato per troppo tempo e infatti questa tragedia ha praticamente innescato un cambiamento all'interno del paese che ad un certo punto ha dovuto fare i conti con questo problema. E ovviamente ragazzi, questo ci tengo a dirlo, noi ovviamente stiamo parlando del Giappone perché purtroppo la tragedia di Hanakimura è avvenuta lì, quindi vedremo appunto tutte quelle che sono le prese di coscienza anche da parte del governo che si è dovuto, si è ritrovato alla fine a dover affrontare un problema che è molto attuale. Però ci tengo a dire che questo non è un problema che riguarda soltanto il Giappone, è un problema che riguarda tutti noi. Qualsiasi paese che abbia una connessione ad internet, questo problema c'è. Chiunque si può collegare ad internet e trovarsi così dall'oggi al domani anche senza motivo, non che se ci sia un motivo, come dire, sia in un qualche modo anche giustificabile, no, però anche senza motivo, anche senza aver fatto nulla, ci si può veramente ritrovare al centro di una gogna mediatica online. E questo è un problema di cui dovremmo prendere tutti coscienza. Io penso che anche qui in Italia dovremmo prendere veramente coscienza di tutte queste situazioni perché sono dilaganti. Più la connessione internet è disponibile per le famiglie, per le persone in generale, quindi viene amplificata la rete per poter far sì che le persone possano accedere a internet, più questo problema dilaga. Perché il cyberbullismo, l'harassment, lo slut shaming, tutto quello che avviene online è direttamente proporzionale alla diffusione di internet. E penso che di questo dobbiamo sempre esserne consapevoli. Comunque, fatta questa premessa, io faccio il mio solito disclaimer. In questo video affronteremo temi molto sensibili come appunto il bullismo, il cyberbullismo. Una persona in questa storia si è tolta la vita, ha sofferto di depressione, quindi se siete molto sensibili a questi argomenti e state passando un brutto momento per la vostra salute mentale, se non ve la sentite, saltate e noi ci vediamo ad un prossimo video. Detto questo, cominciamo con la seconda parte. Quello subito da Ana è quello che oggi definiamo cyberbullismo, ma cos'è davvero il cyberbullismo? Dobbiamo parlarne perché questo sarà il tema centrale di tutto questo secondo video. Il cyberbullismo è una forma di molestia, intimidazione o umiliazione sistematica che avviene però online, sui social media, nelle chat, nelle app di messaggistica o in qualsiasi spazio digitale. La vittima viene quindi esposta pubblicamente ad insulti, derisione e violenza psicologica davanti ad un numero potenzialmente enorme di persone ed è proprio qui che troviamo una delle differenze principali rispetto a quello che invece è il bullismo tradizionale. Nel bullismo classico gli episodi restano spesso confinati all'interno di un ambiente preciso, che può essere una scuola, una classe, un gruppo sociale, mentre nel cyberbullismo tutto si amplifica. I contenuti offensivi quindi si diffondono molto velocemente, rimangono online, vengono condivisi, commentati e rilanciati continuamente anche con estranei, quindi persone che la vittima non conosce direttamente, ma che magari non conoscono nemmeno i suoi carnefici. E soprattutto chi attacca
può farlo tranquillamente nascondendosi dietro l'anonimato. Questo permette di conseguenza ai responsabili di colpire senza esporsi direttamente, senza mostrare il proprio volto o la propria identità. Ho trovato anche uno schema pubblicato proprio sul sito del Ministero dell'Istruzione italiano che spiega molto bene la differenza tra bullismo e cyberbullismo. Secondo me è interessante da consultare, quindi se volete ve lo lascio nel link sotto in descrizione. Secondo un rapporto dell'UNICEF basato anche su dati pubblicati da Istat nel giugno del 2025, il 68% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni ha subito almeno una volta un episodio di bullismo. Con bullismo quindi si intendono comportamenti offensivi, aggressivi, umilianti o violenti e il 34% di questi episodi avviene proprio online. Parliamo quindi di molestie digitali che possono assumere forme molto diverse. Parliamo di flaming, molestie, denigrazione, cyberstalking, impersonificazione, diffusione di informazioni private, esclusione sociale, phishing, sexting, trolling, grooming e anche revenge porn, che è un fenomeno che negli ultimi anni è cresciuto esponenzialmente. Queste sono alcune delle forme di cyberbullismo più diffuse a livello internazionale e la loro incidenza aumenta proporzionalmente alla diffusione di internet all'interno di un paese. Quindi più una società è connessa, più aumentano anche i rischi legati alla violenza online. Ed è proprio per questo che paesi come il Giappone, la Corea del Sud, che hanno dei livelli altissimi di diffusione digitale, risultano particolarmente esposti a queste dinamiche. Nel caso giapponese, quindi, le forme più diffuse e incisive sembrano soprattutto essere le molestie continue, il flaming, cioè gli attacchi aggressivi di massa online, e il cyberstalking. Ma qui ovviamente entra in gioco anche un altro elemento molto importante da capire, perché in Giappone esiste infatti un concetto molto più ampio rispetto a quello che noi intendiamo semplicemente come bullismo o isolamento sociale, una pratica nata originariamente offline che con la diffusione quindi di internet si è trasferita anche nel mondo digitale, diventando quindi parte integrante della vita online giapponese. Parliamo infatti di quello che in Giappone viene comunemente chiamato Ijime e che nella sua versione online prende il nome di netto Ijime. La parola Ijime deriva infatti dal verbo ijimeru, che significa letteralmente prevaricare, tormentare o perseguitare qualcuno in modo sistematico e intenzionale. Ed è importante chiarire una cosa, ovvero che non possiamo tradurre la parola Ijime semplicemente con bullismo, perché il concetto di questa parola, quindi di Ijime, è molto più ampio. L'IGME infatti comprende sì comportamenti aggressivi e vessatori, ma include soprattutto dinamiche collettive di esclusione, umiliazione e isolamento sociale usati proprio come strumento di pressione psicologica contro la vittima. Nel bullismo tradizionale infatti noi abbiamo generalmente un'aggressione fisica, verbale o psicologica ripetuta nel tempo, accompagnata magari da uno squilibrio di potere tra la vittima e l'aggressore. L'IGME invece funziona in modo molto diverso, perché parliamo di un fenomeno sociale profondamente radicato, tra l'altro nel contesto giapponese, in cui la vittima viene gradualmente emarginata dal gruppo fino a sentirsi indesiderata, inadeguata o completamente isolata. E questo può avvenire in qualsiasi contesto, a scuola, sul posto di lavoro, oppure all'interno anche di una comunità sociale. Secondo Mitsuru Taki, ricercatore specializzato in bullismo presso la National Institute for Educational Policy Research, la differenza principale tra il bullismo occidentale e l'IGME sta proprio nella dinamica collettiva. Nel caso dell'IGME, infatti, il gruppo tende ad isolare la vittima utilizzando la pressione sociale come arma contro chi viene percepito come anticonformista o fuori dagli schemi. Taki infatti sottolinea un altro aspetto che è molto importante, ovvero che la violenza fisica non è necessariamente l'elemento centrale dell'IGME, anzi spesso questo elemento è raro. Questo perché in Giappone, se una vittima identifica apertamente il proprio aggressore e lo denuncia magari ad un insegnante, il responsabile rischia conseguenze disciplinari immediate. Quindi per evitare questo tipo di esposizione diretta, l'aggressione assume delle forme più sottili, collettive, come ad esempio il silenzio, l'esclusione, l'umiliazione pubblica, l'isolamento sociale, ed è proprio questo che infatti rende l'IGME particolarmente difficile anche da identificare, perché
molte volte non esiste un singolo bullo, è l'intero gruppo che partecipa alla dinamica vessatoria. E attenzione ragazzi, perché questo non significa ovviamente che ogni persona coinvolta sia attivamente aggressiva. Molti semplicemente restano in silenzio, si adeguano o evitano di intervenire, ma proprio questo silenzio finisce per trasformare l'intera collettività in parte del meccanismo che emargina la vittima. Ed è qui che tutto si ricollega ai concetti culturali di cui parlavamo prima, perché all'inizio del video avevamo visto come nella società giapponese l'armonia sociale, quindi il wa, venga spesso considerato un valore fondamentale, un sistema in cui l'individualismo tende ad essere sacrificato in favore del bene collettivo o della stabilità del gruppo. Di conseguenza, chi non riesce ad adeguarsi a determinati standard sociali può essere percepito come una minaccia all'equilibrio della comunità e in questi casi quindi l'isolamento diventa uno strumento di pressione sociale. La collettività finisce quindi per isolare, umiliare o tormentare una persona nel tentativo di ripristinare l'armonia del gruppo o semplicemente per conformismo. Ed è infatti proprio all'interno di questa dinamica che entra in gioco uno dei proverbi giapponesi più famosi e secondo me più diffusi anche nel mondo occidentale, nel senso che spesso lo sentiamo dire anche qui da noi in Italia o in generale in Occidente, ovvero il deru kugi wa utareru, che significa il chiodo che sporge viene martellato. È uno dei proverbi più famosi, come dicevo prima, del Giappone e rappresenta perfettamente la forte spinta al conformismo presente all'interno della società giapponese. Il significato è semplice, ma nella sua semplicità ve lo garantisco, è molto potente, cioè che chi non si adegua al gruppo, che emerge troppo o si comporta in modo considerato fuori dagli schemi, rischia di essere martellato, quindi criticato, ostracizzato, isolato o represso socialmente. Ed è proprio qui che ci ricolleghiamo al discorso sull'Ijime, perché in una società che storicamente ha costruito gran parte del proprio equilibrio sul concetto di armonia collettiva, chi non riesce a conformarsi può diventare il bersaglio della pressione sociale del gruppo e questa pressione in alcuni casi può diventare devastante. Molte persone infatti finiscono per ritirarsi completamente dalla società perché non riescono più a sopportarne il peso ed è qui che appunto parlavamo e nasce anche il fenomeno degli hikikomori. Queste persone scelgono spontaneamente l'isolamento totale, chiudendosi per mesi o per anni nelle proprie stanze e interrompendo quindi ogni rapporto sociale. In altri casi invece le persone arrivano persino a togliersi la vita e questo è il caso di Hana Kimura. Ora è importante chiarire una cosa, che le cause che possono portare una persona all'isolamento sociale o a togliersi la vita sono ovviamente molteplici e spesso sono estremamente complesse. Noi non possiamo ridurre tutto ad un unico fattore, però è vero che la pressione sociale, il conformismo e tutta l'ostracizzazione collettiva rappresentano uno degli elementi più ricorrenti ma anche più discussi all'interno della società giapponese contemporanea e il caso di Hana Kimura purtroppo rientra perfettamente in questa dinamica. Questo infatti è il tipo di bullismo che spesso si manifesta in Giappone, un bullismo che non è sempre fisico, molte volte non passa nemmeno attraverso la violenza diretta e che non si basa necessariamente sul classico squilibrio di potere tra un aggressore e una vittima. L'Ijime è soprattutto una dinamica psicologica e collettiva, un sistema quindi di esclusione che coinvolge il gruppo e che spesso si consuma nel silenzio generale della comunità che circonda la vittima, compresi insegnanti o figure adulte che in molti casi sono consapevoli della situazione, ma scelgono di restare in silenzio, scelgono di ignorarla e in alcuni casi considerati estremi ci sono stati persino episodi in cui gli stessi professori hanno partecipato direttamente all'umiliazione o all'isolamento degli studenti. Ora, nel caso di Hana Kimura, questa dinamica si trasferisce completamente nel mondo digitale. Quello che Hana subisce infatti viene definito netto Ijime, cioè l'estensione online dell'Ijime tradizionale. La vittima viene messa quindi alla gogna pubblica davanti a migliaia, a volte anche milioni di utenti. Viene isolata, umiliata e sommersa continuamente da insulti, attacchi e molestie online.
E in molti casi purtroppo questi attacchi arrivano persino ad incoraggiare esplicitamente il suicidio della vittima stessa. Come abbiamo detto prima, Ana aveva raccontato di ricevere più di 100 messaggi d'odio al giorno, messaggi di persone che le scrivevano che faceva schifo, che era stata terribile, che avrebbe addirittura fatto meglio a sparire o a togliersi di mezzo. E il contesto poi creato da tutta la situazione che purtroppo abbiamo avuto con la pandemia aggrava inevitabilmente tutta la situazione di Ana. Ana infatti si ritrova da sola nel suo appartamento di Tokyo, chiusa in casa a causa del lockdown, con il lavoro praticamente fermo, senza una vera occupazione quotidiana e immersa costantemente in un flusso continuo di odio online. Ma soprattutto quello che emerge guardando tutta la vicenda è l'assenza di un adeguato supporto psicologico, un supporto che forse avrebbe potuto fare la differenza, aiutandola a gestire l'enorme pressione a cui era praticamente sottoposta ogni giorno. Ora, quando la notizia della sua morte viene resa pubblica, la produzione di Terrace House annuncia ufficialmente che la stagione e successivamente anche il programma stesso sarebbero stati sospesi a tempo indeterminato. La reazione del pubblico però è stata enorme, molto più forte di quanto probabilmente la produzione stessa potesse aspettarsi. Il 25 maggio infatti iniziano a circolare le prime informazioni sulla causa della morte. Viene reso noto che Ana praticamente aveva inalato solfuro di idrogeno, un composto chimico estremamente pericoloso che può causare morte rapida, agendo quindi sul sistema nervoso e bloccandone la respirazione. Si tratta quindi di una sostanza altamente infiammabile, nota anche per il forte odore simile a quello delle uova marce e anche per il sapore dolciastro che la caratterizza. 2 giorni dopo, infatti, il 27 maggio 2020, la produzione annuncia ufficialmente la cancellazione della stagione Tokyo 2019-2020, rinnovando pubblicamente le condoglianze alla famiglia di Ana. In quel momento non era ancora chiaro quindi se Terrace House sarebbe stato cancellato definitivamente, ma una cosa ovviamente era certa: i nuovi episodi previsti non sarebbero mai stati distribuiti su Netflix worldwide, quindi non sarebbero mai arrivati nel resto del mondo e quindi anche a noi in Italia. Gli episodi già pubblicati, compreso quello dell'incidente del costume, restavano però ancora disponibili sia sulla televisione nazionale, quella giapponese, sia su Netflix Japan. La produzione specifica inoltre che la trasmissione di eventuali nuovi episodi sarebbe stata rinviata a tempo indeterminato. Nel frattempo, dopo la tragedia, iniziano ad emergere anche le prime testimonianze riguardo a quello che accadeva davvero dietro le quinte. Alcuni ex partecipanti decidono di parlare pubblicamente, altri preferiscono restare anonimi, ma molte delle loro dichiarazioni iniziano lentamente a mettere in discussione l'immagine stessa di Terrace House come reality completamente spontaneo e naturale. E tra tutte le testimonianze che emergono in quel periodo, quella che colpisce più di tutti è probabilmente proprio quella di Kai Kobayashi. In un'intervista rilasciata nel luglio del 2020 alla rivista Shukan Bunshun, Kai Kobayashi fa diverse dichiarazioni molto pesanti su quello che accadeva dietro le quinte di Terrace House. Kai racconta ad esempio un episodio avvenuto proprio durante la puntata 33. Se vi ricordate, avevamo parlato di una volta in cui Kai e Ana erano usciti insieme per un appuntamento in una struttura di trampolini a Tokyo e mentre stavano saltando e scherzando insieme, qualcuno della produzione si sarebbe avvicinato a Kai suggerendogli di toccare il seno di Ana, dicendogli testuale: "Non è divertente saltare solo sul trampolino, dovresti cercare di toccarle il seno". Ora, Kai sostiene di essersi rifiutato immediatamente, spiegando di non sentirsi affatto a suo agio nel fare una cosa del genere, ma la parte più importante della sua testimonianza è un'altra, ovvero che secondo Kai queste richieste non erano episodi isolati, accadevano continuamente, erano parte integrante del modo in cui il programma veniva costruito dietro le quinte. Quindi non parliamo di eccezioni, era un pattern, era uno schema. La produzione nel loro caso avrebbe insistito molto nel cercare di far nascere una relazione tra lui e Ana, ma più in generale molte situazioni sarebbero state indirizzate o incoraggiate nel tentativo di creare dinamiche più forti e quindi aumentare di conseguenza tutto il coinvolgimento emotivo del pubblico online. In pratica la
logica era questa: più le persone parlavano del programma, meglio era. Sempre nella stessa intervista, infatti, Kai racconta anche di aver sentito Hannah online per l'ultima volta il 15 maggio del 2020, quindi parliamo di 8 giorni prima della sua morte. Dice che avevano parlato per circa 20 minuti e che durante tutta la conversazione non aveva mai percepito qualcosa di particolarmente strano nel suo comportamento. Non gli era sembrata depressa né particolarmente abbattuta. Ai suoi occhi Hannah appariva l'Hannah di sempre. E questo è un dettaglio importante per diversi motivi, ma secondo me per due in particolare. Intanto in quel periodo Hannah stava già ricevendo enormi quantità di messaggio d'odio online e Kai ne era ovviamente consapevole, eppure racconta di aver avuto la sensazione che lei stesse cercando di non darci troppo peso, proprio perché continuava a mostrarsi tranquilla nelle conversazioni private. Ora, ovviamente noi non sappiamo con certezza e non lo sapremo mai cosa sia successo psicologicamente ad Hannah in quei giorni, perché solo lei potrebbe raccontarcelo, ma è difficile non pensare che la seconda messa in onda del programma sulla televisione nazionale giapponese, che è avvenuta il 18 maggio del 2020, possa aver peggiorato la situazione enormemente, perché quella trasmissione espone l'episodio del costume a un pubblico ancora più ampio, cioè tu per guardare l'episodio su Netflix Japan devi avere un abbonamento, mentre Fuji TV è la televisione nazionale, è un po' come la nostra Rai, quindi chiunque poteva vedere quell'episodio. E viene spontaneo immaginare che dopo quella data anche il numero di insulti e messaggi di odio online ricevuti appunto da Hannah siano aumentati drasticamente. Le dichiarazioni di Kai vengono quindi rafforzate anche da quelle della madre di Hannah, Kyoko Kimura, che negli anni successivi parlerà più volte pubblicamente del comportamento della produzione. Kyoko infatti accusa apertamente Terrace House di aver spinto sua figlia ad assumere atteggiamenti provocatori o aggressivi per alimentare determinate dinamiche narrative e aumentare il coinvolgimento del pubblico. Racconta inoltre un episodio che secondo me è molto significativo, perché secondo Kyoko proprio il 15 maggio del 2020, lo stesso giorno in cui Hannah aveva parlato con Kai, madre e figlia erano andate insieme a trovare la nonna per festeggiare il compleanno, ma mentre la stava riaccompagnando a casa, Hannah sarebbe improvvisamente scoppiata in lacrime. Ed è qui che emerge anche un altro aspetto importante di tutta questa vicenda, perché come abbiamo detto prima, Hannah aveva deciso di partecipare a Terrace House anche per promuovere la propria carriera da wrestler professionista. Il suo obiettivo era mostrare al grande pubblico un lato diverso del wrestling femminile giapponese, cercare di abbattere i pregiudizi legati a questo mondo, soprattutto nei confronti delle donne che praticano questo sport. Tuttavia, col tempo, Hannah si era praticamente ritrovata a portare dentro Terrace House anche un'immagine da cattiva, un'immagine che derivava direttamente dal suo percorso e dal suo background nel wrestling professionistico e che, secondo diverse testimonianze, sarebbe stato fortemente incoraggiata dalla produzione a recitare quella parte. Parliamo in particolare del periodo in cui lei faceva parte della Oedo Tai, se vi ricordate la fazione villain della federazione di wrestling in cui lei combatteva, e questa caratterizzazione avrebbe inevitabilmente influenzato anche il modo in cui il pubblico iniziava a percepirla all'interno dello show. Sul famoso incidente del costume, Kyoko Kimura fa dichiarazioni ovviamente molto pesanti, perché secondo la madre di Hannah la produzione avrebbe spinto sua figlia ad esasperare volutamente la reazione davanti alle telecamere. Ora qui c'è un elemento che va chiarito ed è importante farlo, ovvero che non è mai stato confermato che l'incidente del costume fosse stato provocato intenzionalmente dalla produzione. Almeno io non sono riuscita a trovare fonti affidabili che dimostrino una manipolazione diretta dell'incidente in sé, quindi ovviamente resta il dubbio: si è trattato veramente di un semplice incidente oppure la scena è stata costruita? Noi questo non lo sappiamo. Io personalmente penso di sì, cioè che l'incidente in sé sia stato reale, quindi non voluto, ma quello che emerge con forza dalle testimonianze è
che la reazione di Hana sarebbe stata fortemente indirizzata dalla produzione. Secondo Kyoko, infatti, qualcuno dello staff avrebbe persino suggerito ad Hana di schiaffeggiare Kai davanti alle telecamere, cioè proprio di dargli uno schiaffo in faccia. Hana però, sempre secondo la testimonianza della madre, che ha dichiarato di aver letto alcuni messaggi che la figlia aveva inviato a delle sue amiche qualche giorno prima della tragedia, si sarebbe rifiutata e il compromesso trovato sarebbe stato invece quella della scena che abbiamo visto tutti, la scena in cui lei colpisce il cappello di Kai facendolo cadere a terra prima di salire in camera. E il punto interessante è che tutta questa versione viene in parte confermata anche da Kai stesso. Kai ha infatti dichiarato che Hana gli aveva confessato privatamente di essere stata spinta dallo staff ad avere quella reazione così forte davanti alle telecamere. E le testimonianze tra l'altro non finiscono nemmeno lì, perché un'amica di Hana rimasta anonima racconta alla rivista Shukan Bunshun di aver parlato più volte con lei dopo l'incidente del costume. Secondo questa testimonianza Hana si sarebbe lamentata in diverse occasioni del comportamento della produzione, avrebbe raccontato che lo staff voleva vederla perdere completamente il controllo davanti alle telecamere. Anche a questa amica quindi avrebbe confidato della richiesta da parte della produzione di schiaffeggiare Kai e del rifiuto di Hana nel fare questo gesto. E sempre secondo la testimonianza riportata dalla rivista, Hana avrebbe anche detto di essersi sentita male per quella scena, dispiaciuta, a disagio per quello che aveva dovuto fare durante le telecamere, e teniamo a mente questo particolare perché ci torneremo tra poco. Ed è proprio qui che infatti la morte di Hana Kimura diventa qualcosa di molto più grande di una singola tragedia personale, perché da quel momento in poi si innesca una vera reazione a catena, cominciano ad emergere testimonianze di ex partecipanti, alcuni denunciano pubblicamente quello che avevano vissuto dietro le quinte del programma e la madre di Hana a quel punto decide di avviare una battaglia legale, di cui parleremo anche qui tra poco. Parallelamente però si apre un enorme dibattito nazionale sul tema del cyberbullismo, sulla responsabilità delle produzioni televisive, ma anche sulla necessità di inasprire le pene contro le molestie online. Emika Mizukoshi, ad esempio, non ha mai accusato direttamente Terrace House in modo esplicito, non ha mai puntato il dito pubblicamente contro il programma, però ci sono alcuni elementi delle sue dichiarazioni su cui, secondo me, vale veramente la pena soffermarsi. Alcuni utenti, commentando quello che era successo a Emika all'interno del programma, hanno parlato apertamente di atteggiamenti misogini e particolarmente ingiusti anche da parte di alcuni membri del panel. Andando infatti più a fondo nella questione, ho notato che molte delle critiche non erano rivolte soltanto ai commentatori in sé, ma soprattutto al connubio tra montaggio e commenti del panel, perché secondo molti spettatori Terrace House avrebbe cercato in tutti i modi di costruire attorno ad Emika una immagine negativa, quasi il bisogno di creare una sorta di villain all'interno della casa per aumentare il coinvolgimento del pubblico. Anche alcune delle scene molto delicate, come quella che abbiamo commentato prima, in cui vediamo Emika piangere dopo aver guardato alcuni episodi che la riguardavano, vengono fortemente criticate online proprio per il modo in cui il panel reagisce a quei commenti. Molti spettatori infatti fanno notare anche un altro dettaglio, ovvero che secondo loro il panel aveva perso equilibrio dopo l'uscita temporanea di Tokui, uno dei panelist. Ricordiamoci infatti che quando abbiamo introdotto il panel vi avevo detto di Tokui che era stato coinvolto in uno scandalo fiscale che ovviamente lo aveva coinvolto in modo diretto, e questo scandalo lo aveva portato ad essere sospeso per un bel periodo di tempo proprio dal programma. Diversi utenti infatti sostengono quindi che la sua assenza abbia lasciato ancora più spazio ai commenti estremamente negativi di Yama-chan, senza che ci fosse più qualcuno che fosse capace di controbilanciare o smorzare certi toni, perché Tokui solitamente era la controparte di Yama-chan, mentre Yama-chan era più sferzante nei commenti che faceva, era anche certe volte un po' cattivello, no? Perché era molto ironico nei confronti dei partecipanti. Tokui era la sua controparte, era quello che cercava di smorzare sempre con ironia le cattiverie che venivano dette da Yama-chan, ma nel momento in cui Tokui è venuto a mancare nel programma a causa dello scandalo, pare che questo equilibrio sia sparito, non ci fosse più, fosse tutto sbilanciato a favore di Yama-chan. Molti utenti, soprattutto su Reddit, raccontano di aver
percepito un cambiamento molto netto nel modo in cui gli episodi venivano montati, perché le scene sembravano più forzate, le dinamiche meno spontanee, i momenti costruiti sembravano costruiti appunto in modo innaturale, proprio per creare tensione narrativa. Ed è proprio in questo clima che iniziano ad emergere sempre più testimonianze di ex partecipanti. Tra queste, una delle più importanti e sicuramente quella che forse mi ha colpito più di tutte è quella di Yui Tanaka, una figura che noi conosciamo molto bene. Ne abbiamo parlato quando abbiamo introdotto tutta la parte relativa a Mayu e che decide di parlare pubblicamente circa un mese dopo la morte di Ana. Yui infatti rilascia una lunga intervista molto forte alla rivista Shukan Bunshun, raccontando proprio la sua esperienza personale all'interno di Terrace House. Nelle sue dichiarazioni, che sono anche molto toccanti, spiega che la partecipazione al programma avrebbe avuto delle conseguenze enormi sulla sua vita quotidiana. Non soltanto la sua immagine pubblica era cambiata drasticamente in modo negativo a causa dell'enorme esposizione mediatica, ma aveva anche iniziato a ricevere minacce e molestie, comprese alcune minacce di morte. Yui racconta inoltre che inizialmente non voleva rilasciare dichiarazioni pubbliche, aveva paura di alimentare ulteriormente le polemiche e soprattutto temeva che le persone potessero dirle che magari non fosse nella posizione giusta di parlare, no? Dopo tutto quello che era accaduto. Ma quando hanno iniziato ad emergere i primi sospetti e le prime accuse contro il programma, Yui alla fine ha deciso che fosse giusto parlare e raccontare pubblicamente la sua esperienza. Nell'intervista spiega di essere rimasta scioccata dalla morte di Ana, proprio come il resto del pubblico, e racconta che dopo la tragedia aveva iniziato a ripensare a tutto quello che lei stessa aveva vissuto durante e dopo Terrace House. Yui racconta infatti che già ai tempi della sua partecipazione al programma era stata sommersa da critiche pesantissime sui social e in generale online. Ogni giorno riceveva messaggi anonimi talmente aggressivi da preoccupare non solo lei, ma anche le persone che le stavano accanto. Ad un certo punto la situazione era diventata talmente incontrollabile che sua madre arriva persino a dirle: "Ti prego, non morire", forse temendo che lei potesse togliersi la vita. Yui spiega che prima ancora di entrare nel programma lei aveva già messo in conto la possibilità di poter ricevere commenti negativi, era consapevole che non essendoci un vero copione il pubblico avrebbe visto soltanto una piccola parte della sua personalità e che questo avrebbe potuto facilmente generare incomprensioni o giudizi distorti. Pensava però di essere preparata ad affrontare quella pressione, credeva di poterla gestire e invece racconta che non è stato affatto così. Già mentre viveva ancora nella casa di Terrace House, gli utenti avevano iniziato ad insultarla pesantemente online, usando epiteti talmente violenti che lei stessa ha preferito non ripetere durante l'intervista, e molti di quei messaggi le auguravano apertamente di togliersi la vita. Col tempo la situazione degenera ulteriormente, alcuni utenti iniziano persino a minacciarla direttamente. Riceveva messaggi come: "Vengo a farti fuori dove lavori part-time", oppure "Stai attenta a chi ti sta dietro quando sei alla stazione". E il problema è che queste minacce risultavano particolarmente inquietanti perché il programma aveva reso pubblico sia il posto in cui lei andava a studiare, quindi la sua università, quella che frequentava ai tempi, sia il luogo in cui lei lavorava part-time. Quando abbiamo parlato di Yui all'inizio del video, abbiamo anche detto che lei sognava di diventare una wedding planner, era il lavoro che desiderava praticamente fare da tutta la sua vita, ma nell'intervista racconta che dopo Terrace House si era praticamente sentita costretta a rinunciare a quel sogno, perché molte persone le avevano scritto ai tempi che non si sarebbero mai fatti organizzare un matrimonio da lei. Alcuni arrivano addirittura a minacciare le aziende, diciamo in maniera indiretta, dicendo che se l'avessero assunta avrebbero tempestato i dirigenti di telefonate per convincerli a licenziarla. E tutta questa situazione finì inevitabilmente per distruggere anche il suo rapporto con la madre, perché da una parte la madre di Yui aveva paura per la vita della figlia, aveva paura che la figlia potesse commettere qualche sciocchezza, dall'altra però iniziava anche a temere per la sicurezza dell'intera famiglia, perché secondo quanto raccontato da Yui, alcune delle testimonianze ricevute online facevano riferimento direttamente ai suoi familiari. Sua madre infatti temeva soprattutto per l'incolumità degli altri figli, dei fratelli di Yui.
E vedendo continuamente la versione di Yui mostrata nel programma, la madre arriva persino a dirle di non riconoscere più la persona che vedeva in televisione. Quindi se contiamo anche il dettaglio che Yui era originaria tra l'altro di Karuizawa, ovvero la stessa città mostrata nella stagione a cui aveva partecipato, la situazione diventava ancora più pesante nella vita reale, perché racconta infatti che alcuni vicini avevano iniziato a seguire sua madre per strada, creando quindi un forte clima di tensione e turbamento in tutta la sua famiglia. Infine a Yui viene chiesto perché non abbia mai deciso di lasciare Terrace House in quel periodo nonostante tutto quello che stava vivendo, e la risposta che dà è probabilmente una delle parti più inquietanti di tutta la sua testimonianza. Preparatevi perché forse non siete pronti abbastanza per questo. Yui spiega che in realtà lei avrebbe voluto lasciare il programma, ma c'era un problema concreto, ovvero la sicurezza. Il programma, come dicevo prima, aveva reso pubblici molti dei luoghi che lei frequentava quotidianamente, proprio perché Yui viveva a Karuizawa, quindi l'università, il posto in cui lavorava part-time, le sue abitudini quotidiane, e proprio per questo paradossalmente restare dentro Terrace House per lei le sembrava più sicuro che uscirne. All'interno della casa lei non era mai completamente sola, viveva con altri coinquilini, la troupe era sempre presente, l'ambiente era controllato e sorvegliato, mentre fuori dal programma avrebbe dovuto continuare a frequentare da sola tutti i luoghi che ormai migliaia di persone conoscevano perfettamente. E in tutto questo c'era anche un altro elemento che la spaventava tantissimo, perché gli utenti online erano riusciti ad un certo punto a identificare rapidamente persino la casa utilizzata per girare la stagione di Karuizawa. Di conseguenza per Yui non sarebbe stato difficile immaginare che qualcuno potesse anche riuscire a scoprire dove lei abitava quotidianamente, quindi la casa di famiglia, perché ricordiamoci che Yui vive a Karuizawa. Ed è qui che torna anche il discorso importante del suo rapporto con Mayu, di cui abbiamo parlato prima, perché abbiamo parlato di quella dinamica nel programma per un motivo preciso, perché gran parte dell'odio ricevuto da Yui nasce proprio dal modo in cui Terrace House aveva mostrato la relazione tra lei e Mayu, anche di dinamiche che avvengono dopo l'uscita di Mayu, di cui non parliamo, non ho accennato nulla perché altrimenti diventerebbe molto lungo, però dato che abbiamo parlato del suo rapporto tra lei e Mayu, concentriamoci un attimo su questo perché è anche una parte che lei riporta all'interno della sua intervista. In particolare moltissimi utenti iniziano ad attaccarla per una frase specifica che lei dice in un momento specifico, ovvero quando lei dice niente di particolare, e contestualizziamo questa risposta perché c'è tanto da dire e sicuramente c'è tanto da aggiungere, tanto di quello che il programma invece non ha voluto mostrare pubblicamente. Niente di particolare è la risposta che Yui dà ad uno degli inquilini nella casa che le aveva chiesto cosa ne pensasse della decisione di Mayu di lasciare il programma. Se vi ricordate, dopo essersi dichiarata a no e aver ricevuto quindi il suo rifiuto, Mayu decide di andarsene, di lasciare Terrace House. Quella scena di Yui infatti viene percepita dal pubblico come fredda, distaccata, insensibile, come se a Yui non importasse più di tanto di Mayu. E da lì infatti partono tantissimi insulti contro di lei, ma Yui racconta che la realtà era molto diversa. Spiega infatti che il giorno prima lei aveva aiutato Mayu a preparare le valigie, avevano parlato tantissimo ma anche a lungo della sua decisione di lasciare Terrace House, e una volta uscite dal programma le due avevano continuato a mantenere ottimi rapporti, andando anche diverse volte a cena insieme. Ovviamente però tutta questa parte di loro due che parlano il giorno prima non viene mai mostrata all'interno del programma. Non ho capito se è stata ripresa e poi non è stata inserita in fase di montaggio o se proprio non c'era nessuno a riprenderle. Mi pare più la seconda, ma non ne sono sicura. E in tutta questa storia c'è anche un dettaglio che Yui trova particolarmente strano guardando la situazione a posteriore, perché lei sostiene che molte delle conversazioni sincere che aveva avuto con Mayu durante tutta la loro permanenza a Terrace House
non erano mai state riprese dalle telecamere o non erano state inserite all'interno del montaggio. Eppure proprio quella scena specifica, ovvero quando lei dice niente di particolare, viene invece mantenuta all'interno del montaggio finale. Per questo motivo col tempo Yui ha iniziato a pensare che forse avrebbe dovuto ripetere davanti alle telecamere alcuni dei discorsi che lei e Mayu avevano già avuto privatamente il giorno prima, anche se era una ripetizione appunto di discorsi già ampiamente fatti, in modo da poter dare in questo caso un contesto alla situazione e permettere quindi anche al pubblico di capire cosa fosse davvero accaduto tra le due, anche se ovviamente questo non implica che poi sarebbero state mostrate al pubblico, che sarebbero state inserite in fase di montaggio, dato che ormai abbiamo capito ampiamente che le scene venivano ampiamente editate. Noi oggi abbiamo diverse foto di Yui e Mayu insieme nel salotto della casa, mentre sembrano semplicemente godersi dei momenti tranquilli come amiche, momenti che però guardando Terrace House praticamente non vediamo mai, e quindi è anche logico e spontaneo pensare che il programma volesse dare un'immagine diversa del rapporto che c'era realmente tra le due. Queste immagini infatti sono state pubblicate direttamente da Mayu, sia sul suo profilo Instagram sia sul suo blog personale, dove aveva condiviso anche alcuni retroscena della vita nella casa ripresa con i cellulari insieme agli altri coinquilini. Ora, Yui non sostiene mai apertamente che le scene fossero completamente finte o scritte da un copione, anzi, da una parte ribadisce che molte delle emozioni e delle situazioni vissute nella casa fossero reali e genuine, ma dall'altra lascia intendere chiaramente un altro aspetto fondamentale, ovvero che non tutto veniva ripreso e anche quello che comunque veniva registrato, come dicevamo prima, subiva poi un forte lavoro di montaggio ed editing. Tanto che lei stessa racconta sempre all'interno di questa intervista di aver vissuto con enorme ansia il momento successivo alle registrazioni, perché ogni volta che la produzione iniziava a lavorare sugli episodi, Yui dice di non sapere mai cosa sarebbe stato tagliato, cosa sarebbe stato mantenuto e soprattutto come sarebbe stata rappresentata lei davanti al pubblico. E mi immagino, ragazzi, che se questa ansia l'aveva lei, forse un po' l'avevano tutti, ma non l'hanno mai dichiarato pubblicamente, al contrario di Yui. E in realtà, a pensarci bene, non abbiamo nemmeno bisogno comunque della sua intervista per capire quello che poi è il vero nodo centrale di tutta questa vicenda, perché guardando Terrace House diventa abbastanza evidente che non tutto venisse mostrato. Le telecamere non riprendevano ogni singolo momento della giornata, le riprese non avvenivano continuamente e soprattutto tutto il materiale registrato veniva poi selezionato, tagliato e montato, a volte anche appunto in modo pesante, come dicevamo prima. E se è vero che non ci sono copioni all'interno del programma, quindi tutto avveniva spontaneamente, è anche vero che il montaggio, se comunque lavorato bene, può costruire un personaggio e raccontare una storia diversa, a prescindere da quello che si vive realmente nella casa. Anche Aio Fukuda, un altro ex partecipante di Terrace House, che tra l'altro aveva avuto una breve relazione con Yui durante il programma, decide di parlare pubblicamente dopo la tragedia di Hana. Nel giugno del 2020 Aio rilascia un'intervista a Nikkan Sports, una storica rivista sportiva giapponese fondata nel 1946 e considerata molto autorevole nel paese. In quell'intervista Aio racconta di aver ricevuto un'enorme quantità di odio online dopo la sua partecipazione al programma. Sotto uno dei suoi post dice di aver addirittura accumulato circa 700 commenti pieni di insulti e attacchi personali, e questa situazione, racconta, lo aveva praticamente colpito profondamente. Anche Ayo, come Hana, è un Afu. Suo padre è afroamericano mentre sua madre è giapponese, e spiega che fin dall'asilo lui aveva subito episodi di discriminazione legati proprio alle sue origini miste. Col tempo era riuscito a superare quelle ferite, soprattutto durante gli anni delle elementari. Aveva quindi imparato a convivere con certi commenti e in qualche modo anche ad ignorarli, ma l'ondata di odio ricevuta online dopo Terrace House
secondo la sua testimonianza, avrebbe riaperto improvvisamente tutti quei traumi legati proprio al razzismo vissuto durante l'infanzia. E questa cosa è molto importante da sottolineare, perché mostra come l'odio online non colpisca soltanto nel presente, molte volte può riattivare ferite molto più profonde, vecchie di anni, che le persone pensavano di aver ormai superato. Non possiamo sapere se magari questa dinamica non sia anche scattata con Ana, ad esempio, perché anche lei è stata vittima di bullismo quando frequentava la scuola. Anche Lauren Tsai, una ex partecipante della stagione Aloha State, che era invece ambientata alle Hawaii, aveva parlato pubblicamente di questi temi, ma lo aveva fatto molto prima della morte di Ana. Lauren infatti rilascia un'intervista a Metropolis Japan il 22 dicembre del 2017, quindi siamo più o meno 3 anni prima degli eventi del 2020, ed è importante sottolineare questa parte perché dimostra che alcuni problemi legati al programma erano già stati percepiti da tempo, ma che venivano tenuti nascosti, e ora capirete anche perché. In quel periodo infatti Lauren aveva già pubblicato sui social messaggi contro il cyberbullismo e l'hate speech, ma nell'intervista affronta anche il tema di Terrace House, raccontando alcuni aspetti del dietro le quinte che oggi vengono guardati in modo molto diverso. Ora, qui è importante usare un forte condizionale, perché parliamo di cose che Lauren avrebbe detto, usiamo quindi il condizionale, e dopo ritirato, e ora spieghiamo anche perché. Secondo infatti quanto riportato, Lauren avrebbe descritto Terrace House come uno dei reality meno realistici che avesse mai visto. Lo show, racconta, sarebbe stato costruito per assomigliare più ad un dramma giapponese che ad una vera osservazione continua della vita quotidiana. La troupe infatti non era presente tutto il giorno, le riprese avvenivano soltanto per alcune ore la sera oppure durante determinate uscite organizzate dalla produzione, e secondo Lauren, quando lo staff non era presente, ai partecipanti sarebbe anche stato chiesto di non parlare tra loro, una richiesta che lei stessa sembra aver trovato assurda, tanto da commentare ironicamente: cosa avremmo dovuto fare per le restanti 20 ore? Sempre secondo quanto raccontato, quindi questa situazione avrebbe creato tensioni continue con la produzione e anche un clima di forte stress all'interno della casa. Lauren spiega che nonostante Terrace House venisse presentato come un programma non sceneggiato, cosa che i panelist appunto ribadivano praticamente all'inizio di ogni episodio, in realtà la situazione sarebbe stata molto diversa, perché secondo quanto riportato lo staff suggeriva spesso ai partecipanti di cosa parlare, come affrontare certe conversazioni e persino come esprimere le proprie emozioni. Questo perché la produzione avrebbe già avuto in mente la direzione narrativa da dare agli episodi e quindi le dinamiche che voleva far emergere. Ed è qui che entra in gioco un aspetto molto importante, perché se queste ricostruzioni fossero corrette, significherebbe che sceneggiatori e produzione avevano un enorme controllo sulla narrazione del programma, un controllo che avrebbe permesso loro di enfatizzare tensioni, creare conflitti, manipolare il dramma televisivo, tutto in funzione dello spettacolo. Secondo questa testimonianza, quindi, tutto questo avrebbe generato un forte disagio tra diversi membri del cast, al punto che alcuni partecipanti avrebbero persino evitato di guardare gli episodi una volta andati in onda. Ora, la premessa sul condizionale di questa intervista a Lauren era necessaria e, come vi dicevo prima, per un motivo preciso, perché la parte dell'articolo che riportava queste dichiarazioni e che oggi trovate citata, diciamo, in moltissime discussioni online, sembrerebbe non essere più presente nella versione attuale pubblicata dalla rivista, perché secondo diversi utenti su Reddit questa sezione sarebbe stata rimossa successivamente alla pubblicazione. E da lì ovviamente nascono tante teorie del complotto. Molti parlano di possibili pressioni da parte della produzione nei confronti di Lauren, altri ipotizzano che i partecipanti fossero vincolati contrattualmente a non divulgare certi retroscena sul programma. Ora, su questo punto di non divulgare certi dettagli ci torneremo tra poco, perché dopo la tragedia di Ana iniziano davvero ad emergere tantissime testimonianze che descrivono una dinamica apparentemente sistematica all'interno di Terrace House, e soprattutto, ragazzi, diventa chiaro che il caso di Ana non fosse affatto un caso isolato.
Anche altri partecipanti avevano subito enormi campagne d'odio online e la produzione ne era a conoscenza. Un esempio molto discusso, ad esempio, è quello di Nino, quello che tutti chiamavano boss nel programma. Anche lui viene travolto da un fortissimo backlash online dopo la famosa scena della bottiglia condivisa con Yume durante il loro primo incontro. Una scena che moltissimi spettatori definiscono disgustosa perché i due praticamente si erano appena incontrati, non si conoscevano, erano due estranei e il montaggio di questa scena viene proprio costruito con l'intento di far sembrare tutto strano, disgustoso, inquietante, perché questa bottiglia viene continuamente ripresa in primo piano mentre i due l'appoggiano sul tavolo e se la passano indirettamente tra loro per berci. Una scena che molti spettatori poi definiscono disgustosa e ovviamente il giudizio del pubblico viene anche amplificato ulteriormente anche dai commenti del panel che guardando quella scena in quell'occasione specifica risultano particolarmente duri e impietosi nei confronti di Boss. E ragazzi, più si analizzano queste scene e queste testimonianze emerse dopo il 2020, più sembra delinearsi uno schema ricorrente, ovvero quella della costruzione narrativa e continua di un villain, l'editing selettivo, l'enfatizzazione di queste situazioni particolari o delle tensioni e poi anche tutta la conseguente reazione violenta del pubblico online. Ho trovato anche un articolo particolarmente interessante perché aiuta a capire anche come questi problemi non nascono improvvisamente con Hana Kimura. L'articolo infatti sostiene e sottolinea che come già nelle primissime edizioni di Terrace House, quindi l'edizione che non era nemmeno stata trasmessa su Netflix, quindi parliamo di quella che ha aperto insomma tutto il programma nel 2012, esistessero già delle criticità legate proprio alla gestione dei partecipanti, perché la produzione si era trovata davanti persone comuni, non erano quindi attori professionisti, persone spesso impreparate all'enorme esposizione mediatica generata dal programma e alle conseguenze psicologiche che poi ne sono derivate. Quindi per evitare episodi poco dinamici, la produzione avrebbe iniziato a guidare sempre di più i partecipanti nella costruzione delle scene, una pratica quindi pensata chiaramente per rendere il programma più coinvolgente dal punto di vista televisivo, ma che finiva anche per rendere molte situazioni meno spontanee e più artificiali. E secondo diverse testimonianze, proprio questa continua costruzione narrativa avrebbe generato malessere tra alcuni membri del cast. A tutto questo poi si aggiungono anche alcune segnalazioni e speculazioni riguardo presunte molestie avvenute sul set durante le stagioni Boys and Girls Next Door, cioè quella, insomma, la primissima, quella che ha aperto tutto il programma nel 2012 e anche durante le riprese del film Closing Door del 2015. Sì, perché se ve lo state chiedendo, Terrace House ha avuto anche una sorta di spin-off film nel 2015 che si chiama appunto Closing Door. Io non l'ho mai visto quello, ma insomma non so neanche se sia bello o no, comunque poco discusso online, quindi secondo me non ha avuto tantissimo successo, ma magari mi sbaglio io. Ora, qui è importantissimo essere chiari ed esaustivi in tutta questa situazione perché ripeto, parliamo di speculazioni e testimonianze indirette. Non risultano denunce formali pubbliche su questi episodi, quindi io ve lo dico, alzo le mani, questo è quello che è venuto fuori online, non so se siano vero o meno, sembrerebbe di sì, ma non posso darvi la certezza. Un altro elemento fondamentale riguarda proprio il compenso economico dei partecipanti, perché sappiamo che i membri del cast venivano pagati per partecipare al programma e onestamente io penso che di base sia anche comprensibile, perché vivere dentro una casa ripresa dalle telecamere per mesi comporta inevitabilmente fare dei sacrifici che possono essere sacrifici lavorativi, di studio, di vita privata, di esposizione pubblica continua, quindi il fatto che esistesse un compenso, secondo me, non è qualcosa di per sé strano. Secondo quanto emerso online, il pagamento base variava dai 300.000 ai 400.000 yen al mese, circa 2.700-3.600 dollari nel 2020. Ma è qui che la situazione diventa un po' controversa perché oltre al compenso fisso
Sarebbero esistiti anche degli incentivi economici legati a specifiche dinamiche narrative mostrate all'interno del programma. Secondo queste ricostruzioni, una confessione romantica, quindi di un partecipante che faceva nei confronti di un altro partecipante, avrebbe garantito circa 50.000 yen aggiuntivi, che sono 450 dollari nel 2020, mentre un bacio dato davanti alle telecamere avrebbe fatto guadagnare circa 100.000 yen extra, che sono 900 dollari. Parliamo quindi di veri e propri bonus economici legati proprio alla creazione delle scene di dramma, romanticismo, momenti emotivamente forti davanti alle telecamere, e questo cambia completamente la prospettiva con cui guardiamo il programma, perché a quel punto non stiamo più semplicemente osservando la vita quotidiana di alcune persone, stiamo guardando individui che almeno in parte vengono incentivati economicamente a produrre determinate dinamiche narrative. Un altro punto molto importante invece riguarda proprio la questione dei contratti, perché Fuji Television ha ammesso l'esistenza di accordi con clausole di non divulgazione, clausole che, secondo diverse ricostruzioni, limitavano fortemente il potere decisionale dei partecipanti. I concorrenti non avevano praticamente controllo sul montaggio finale degli episodi, non potevano intervenire su come le scene venivano editate o rappresentate, e la narrazione restava completamente nelle mani della produzione. C'era poi anche il tema delle penali economiche, perché sempre secondo quanto emerso, se un partecipante causava ritardi o problemi logistici, anche per motivi banalmente personali o lavorativi, rischiava di dover pagare una penale molto pesante, una penale che in alcuni casi avrebbe potuto coprire addirittura l'intero costo di produzione di una puntata, un deterrente economico enorme che inevitabilmente contribuiva a mantenere forte il controllo della produzione sul cast. Ora, va detto che Fuji TV ha negato più volte in diverse occasioni di aver costretto i partecipanti a fare qualcosa contro la sua volontà, cioè secondo la versione ufficiale non esisteva coercizione diretta, ma allo stesso tempo l'emittente non ha mai confermato né smentito ufficialmente l'esistenza di questo sistema di incentivi economici legati alle dinamiche romantiche o ai momenti più drammatici del programma. Ed è proprio qui che nasce il grande dilemma che ancora oggi circonda Terrace House. Quanto di quello che abbiamo visto davvero era veramente spontaneo e quanto invece era il risultato di pressioni produttive, incentivi economici e costruzione narrativa? Oggi noi non abbiamo tutte le risposte definitive, abbiamo soltanto testimonianze, ricostruzioni e molte speculazioni, ma dopo tutto quello che è emerso negli anni successivi alla morte di Anna Kimura è un dubbio che ovviamente rimane e che appare anche più che legittimo. E parlando appunto di indagini, nel luglio del 2020 Fuji Television pubblica un rapporto di verifica interno che rappresenta uno dei documenti più importanti emersi dopo la morte di Anna Kimura. Non si tratta quindi soltanto di una costruzione cronologica dei fatti, è anche una riflessione su tutto quello che, secondo l'emittente, non ha funzionato dietro le quinte di Terrace House. Il rapporto quindi nasce da un'indagine interna condotta con il supporto di diverse figure professionali, che sarebbero un avvocato, uno psichiatra e un esperto specializzato in diffamazione online. E quello che emerge dal documento è l'immagine di un sistema che, pur sostenendo di aver agito in buona fede, non è riuscito a proteggere una delle sue protagoniste in un momento di estrema vulnerabilità, almeno sempre secondo la stessa ricostruzione fornita dall'emittente. E vi avviso, alcuni passaggi di questo rapporto potrebbero far sorgere alcuni dubbi e potrebbero far arrabbiare. A me un po' hanno fatto arrabbiare e poi non lo so, non voglio influenzarvi nei vostri sentimenti, ma eventualmente scrivetemelo voi nei commenti cosa avete provato. Io vi posso dire che personalmente leggendo certe parti ho avuto più domande che risposte, ma ci arriviamo con calma. Secondo il documento ci sarebbero stati tre grandi problemi che hanno contribuito a tutta la tragedia. Il primo riguarda la gestione dei social media. Fuji TV spiega che la produzione monitorava gli account social dei partecipanti, ma senza avere un sistema realmente strutturato per analizzare o intercettare in modo efficace quindi le campagne di diffamazione online. Il punto più critico, quindi, secondo l'emittente, riguardava soprattutto i messaggi privati. Parliamo quindi dei DM, i contenuti che
la produzione sostiene di non poter controllare direttamente perché accessibili solo dai proprietari degli account. Secondo FujiTV, proprio questo avrebbe impedito allo staff di comprendere fino in fondo la reale gravità dell'odio che Anna stava ricevendo quotidianamente. Nel rapporto viene anche spiegato che ad un certo punto Anna aveva temporaneamente disattivato tutti i suoi profili social, anche su suggerimento della produzione, ma poco tempo dopo avrebbe deciso di riattivarli per esigenze lavorative. E questa cosa, ragazzi, onestamente è perfettamente comprensibile, perché Ana non era un'attrice, ma era comunque un personaggio pubblico, era una wrestler, quindi lei ci lavorava con la sua immagine pubblica, era chiaro che lavorasse anche con i suoi social media. I suoi account social erano parte del suo lavoro quotidiano e questa cosa di disattivarli o di sospenderli non è che si sarebbe potuta protrarre all'infinito. Ed è qui infatti che nasce uno dei punti più controversi della ricostruzione di FujiTV, perché la soluzione proposta dall'emittente, cioè semplicemente allontanarsi in modo temporaneo dai social, sembra più un tentativo di tamponare il problema più che affrontarlo davvero alla radice, anche perché una volta riattivati gli account, Ana sarebbe stata immediatamente esposta di nuovo al flusso continuo di attacchi online, attacchi che, sempre secondo la versione dell'emittente, lo staff non sarebbe riuscito ad intercettare o monitorare adeguatamente. Il secondo grande problema individuato nel rapporto invece riguarda il cosiddetto supporto psicologico, perché secondo FujiTV lo staff era in contatto costante con Ana e avrebbe anche cercato di offrirle assistenza, proponendole anche un incontro con uno specialista. Tuttavia, sempre secondo la loro ricostruzione, questo incontro non sarebbe mai stato organizzato concretamente. L'emittente attribuisce infatti questa impossibilità sia alle limitazioni causate dalla pandemia da Covid-19, sia alla reticenza della stessa Ana, che non avrebbe accettato pienamente questo tipo di supporto. Inoltre, la sospensione delle riprese causata dalla pandemia aveva interrotto improvvisamente anche il contesto di convivenza quotidiana che esisteva tra i partecipanti, e questo è un dettaglio molto importante perché si ricollega un po' anche a quello che ha detto Yui nella sua intervista, perché comunque nel bene o nel male vivere insieme significava anche avere attorno delle persone con cui confrontarsi, parlare o semplicemente condividere il peso emotivo della situazione, mentre con l'interruzione del programma Anna si era ritrovata completamente da sola nel suo appartamento, proprio nel momento in cui avrebbe probabilmente avuto più bisogno di vicinanza e supporto umano. Nel rapporto, infatti, l'emittente affronta anche direttamente la questione dell'incidente del costume. FujiTV spiega che il ragazzo coinvolto nella discussione con Ana aveva già mostrato in passato comportamenti considerati disattenti dagli altri coinquilini, cosa che quindi avrebbe generato frustrazione sia in Ana che nel resto della casa. Secondo quindi la ricostruzione dell'emittente, quando la situazione esplode davanti alle telecamere, lo staff comprende la rabbia di Ana e il motivo della sua reazione, ma allo stesso tempo ammette di non essere intervenuto concretamente né per mediare il conflitto né per prevenire l'impatto psicologico che tutta quella scena avrebbe potuto avere una volta trasmessa al pubblico. E questo infatti è uno dei pochi punti del rapporto in cui FujiTV riconosce apertamente una responsabilità diretta nella gestione della situazione. Però mi viene anche da dire che è anche uno di quei pochi punti in cui FujiTV ammette indirettamente che quella scena avrebbe potuto essere molto forte per il pubblico e quindi forse magari evitare di inserirla nel montaggio e di pubblicarla forse sarebbe stata la soluzione, ma no, perché ovviamente avrebbe attirato l'attenzione del pubblico, avrebbe generato molta discussione e alla fine era quello che voleva il programma, quindi è un mettere davanti il profitto rispetto a quello che sono i sentimenti della persona coinvolta. Il terzo grande problema individuato riguarda invece l'assenza di un vero sistema di prevenzione, perché secondo il rapporto la produzione era consapevole dei rischi legati all'esposizione mediatica dei partecipanti, ma non disponeva di strumenti adeguati per valutare concretamente l'impatto psicologico delle critiche online sulla persona coinvolta o sulle persone coinvolte. E in un contesto sociale come quello giapponese, dove pressione sociale, conformismo e aspettative collettive possono avere un peso enorme sulla salute mentale,
questo vuoto si sarebbe rivelato devastante. Nel documento viene anche citato un episodio avvenuto dopo la trasmissione online di alcuni video inediti legati all'incidente del costume. Secondo quanto riportato, quindi Kai avrebbe contattato personalmente Anna dopo tutta la polemica nata intorno alla puntata. I due avrebbero parlato chiarendosi e si sarebbero persino promessi di andare a cena insieme non appena la situazione legata al Covid lo avesse permesso. Kai racconta che Anna era stata molto felice di quella conversazione e che lui stesso aveva avuto la sensazione che quel confronto avesse finalmente chiuso in modo positivo le tensioni nate tra i due, ma secondo il rapporto la produzione non avrebbe gestito attivamente il periodo successivo al conflitto, si sarebbe limitata soltanto a monitorare superficialmente la situazione emotiva di Anna, senza però mettere in atto interventi concreti di protezione e supporto. Quindi, nelle conclusioni del documento, FujiTV riconosce formalmente la gravità di quanto accaduto e promette di introdurre nuove misure preventive. Tra queste, un monitoraggio più strutturato dei social media, la collaborazione con aziende specializzate nella gestione della diffamazione online e sistemi più rapidi per identificare campagne d'odio contro i partecipanti. L'emittente parla inoltre della creazione di un sistema di assistenza psicologica multilivello con il coinvolgimento quindi di psicologi e psichiatri esterni, pensato per garantire ai partecipanti un ambiente più sicuro e attento alla salute mentale. Ed è proprio all'interno di questo rapporto che compare anche un'ultima sezione particolarmente importante, perché questa è una sezione dedicata alle domande che poi sono state poste dal comitato di revisione dei programmi. Ed è fondamentale chiarire una cosa, ragazzi: questo comitato non fa parte di FujiTV. Si tratta infatti di un organismo esterno nato proprio per analizzare criticamente il comportamento dell'emittente e il modo in cui Terrace House aveva praticamente gestito tutta la vicenda. Le osservazioni formulate infatti dal comitato di revisione dei programmi dopo la morte di Anna Kimura non riguardano soltanto errori produttivi o responsabilità tecniche, mettono in discussione tutte le difficoltà di conciliare il linguaggio dei reality show con alcuni valori centrali della società giapponese. Valori come l'armonia sociale, la gestione dell'immagine pubblica e quel modo più indiretto di affrontare emozioni e conflitti di cui abbiamo parlato tantissimo all'inizio di questa analisi, ed è proprio per questo che ogni domanda posta dal comitato assume in questo senso un peso rilevante, perché qui non si sta parlando soltanto di televisione, si sta parlando di un confine molto sottile, quello tra autenticità e performance, tra spontaneità e costruzione narrativa, tra persona reale e personaggio televisivo. Per anni Terrace House è stato percepito come un reality completamente diverso dagli altri, perché si presentava e si vendeva come autentico e naturale, quasi l'opposto dei reality occidentali costruiti sul caos, sulle urla e sul conflitto continuo. Il programma dava costantemente l'impressione di mostrare semplicemente la quotidianità di sei persone comuni che vivevano insieme sotto lo stesso tetto, e questa idea non solo veniva ribadita continuamente, ma è stato proprio il dettaglio che ha conquistato milioni di spettatori. Quell'idea di autenticità, quella sensazione di assistere a qualcosa di vero, ad uno spaccato della vita quotidiana giapponese, è stato uno dei motivi per cui io stessa l'ho guardato per anni. Ma allo stesso tempo proprio questa ricerca di autenticità rendeva estremamente fragile il confine tra chi fossero davvero i partecipanti e il personaggio che invece il programma costruiva attorno a loro, perché col tempo è diventato evidente che esisteva un conflitto enorme tra quello che veniva raccontato al pubblico e quello che accadeva davvero dietro le quinte. Se ne erano accorti tutti, ne stiamo parlando ampiamente ora e ovviamente se n'era accorto anche il comitato. Solo che gli spettatori in quel momento ancora non lo sapevano. La prima grande osservazione del comitato riguarda proprio la credibilità dell'indagine interna stessa svolta da FujiTV, perché il comitato tra le domande fatte pone anche questa: non sarebbe opportuno istituire una commissione indipendente per condurre un'indagine da un punto di vista oggettivo?
Ed è, ragazzi, una domanda fondamentale, più che legittima, perché mette immediatamente in discussione la neutralità stessa del rapporto pubblicato da FujiTV. In Giappone il concetto di responsabilità pubblica è profondamente legato alla fiducia sociale, ma allo stesso tempo esiste anche una forte tendenza, soprattutto nelle grandi organizzazioni, a gestire i problemi internamente. A proteggere quindi l'istituzione stessa, ad evitare uno scontro troppo diretto e soprattutto ad evitare che il conflitto esploda pubblicamente. Ed è interessante notare che la risposta della produzione riflette perfettamente questa dinamica culturale. Perché da una parte FujiTV sostiene che fosse importante mantenere l'obiettività dell'indagine, dall'altra però afferma che una commissione esterna avrebbe potuto intimidire i dipendenti e rendere più difficili le testimonianze spontanee dello staff. E questo modo di ragionare, ragazzi, la dice lunga, perché riflette esattamente quello che abbiamo appena detto, cioè il sistema si protegge facendo passare l'idea che le persone parlino più facilmente all'interno di rapporti che sono già consolidati, piuttosto che in un ambiente percepito come apertamente accusatorio oppure investigativo. Il problema però rimane, ed è quello che questa impostazione apre un enorme dilemma etico, perché in una società fortemente influenzata dal concetto di wa, quindi dall'idea di armonia collettiva, il rischio è che un'indagine interna finisca inevitabilmente per proteggere prima il sistema e l'equilibrio dell'istituzione e solo dopo, se c'è spazio, ma molte volte mai, la piena trasparenza dei fatti, che non sarà mai completa, non sarà mai visibile. Quindi la priorità può diventare evitare uno scandalo pubblico più che affrontare fino in fondo tutte le responsabilità della produzione dell'emittente. E nel caso di Terrace House questo aspetto diventa ancora più delicato in questo senso, se riprendiamo anche tutto quello di cui abbiamo parlato finora. E di conseguenza un'indagine gestita internamente rischia di riprodurre la stessa logica dello show, cioè quello di controllare la narrativa pubblica, sacrificando però la trasparenza stessa dell'obiettivo proposto. La seconda osservazione del comitato entra invece nel cuore del problema e pone un'altra domanda molto delicata che penso ci siamo fatti un po' tutti all'epoca, ovvero: era appropriato mostrare una lite reale durante una trasmissione televisiva in chiaro? Perché il punto centrale è effettivamente questo: era davvero il caso di mostrare tutta quella scena? Nonostante tutte le cose che poi sono saltate fuori dopo la tragedia, bisogna dire che le liti, quelle vere, nel vero senso della parola, erano relativamente rare, ed è proprio per questo che però quando accadevano acquisivano un peso narrativo enorme. Anche se, ragazzi, personalmente andando avanti con le stagioni ho avuto proprio la sensazione e l'impressione che il programma abbia iniziato progressivamente a spingere sempre di più verso quel tipo di dinamiche, come se il conflitto col tempo stesse smettendo di essere praticamente l'eccezione per diventare quasi una componente strutturale dello show, dello spettacolo. Perché alla fine poi questi incidenti, come li chiamavano loro, erano più che incidenti, cioè praticamente ormai accadevano incidenti ovunque: l'incidente degli orecchini, l'incidente della carne, l'incidente della bottiglia, l'incidente del costume. Era un too much, era troppo. Nel contesto culturale giapponese, però, lo abbiamo detto tantissimo, sappiamo cosa implica l'esposizione pubblica di una dinamica come quella: è sinonimo di destabilizzazione dell'equilibrio e non viene più percepito positivamente dal pubblico nei confronti di chi quell'equilibrio lo sta praticamente destabilizzando. Ed è in questo contesto e proprio per questo motivo che la famosa scena dell'incidente del costume assume un peso culturale enorme, non tanto perché agli occhi occidentali fosse una lite particolarmente estrema, ma perché in quel momento Hana rompe implicitamente un modello comportamentale molto radicato nella società giapponese, soprattutto per una giovane donna esposta pubblicamente in televisione, e questo ovviamente aiuta anche a spiegare perché la reazione online sia diventata così sproporzionata. Per comprendere davvero quello che è successo, noi dobbiamo guardare tutta la vicenda all'interno di quel contesto culturale. E, ragazzi, voglio chiarire anche una cosa molto importante, ovvero che spiegare questo contesto non significa in alcun modo giustificare o minimizzare il cyberbullismo subito da Hana. Anzi, questo video nasce esattamente con l'obiettivo opposto, quello di analizzare i meccanismi tossici dell'odio online, riconoscerli, condannarli e comprenderne anche la pericolosità reale.
Fuji TV era perfettamente inserita in questo contesto culturale perché Fuji TV è giapponese, la produzione, i suoi dipendenti e i suoi dirigenti sono tutti giapponesi e quindi teoricamente avrebbe dovuto essere tra i soggetti più consapevoli delle possibili conseguenze che una scena del genere avrebbe potuto innescare nella mente del pubblico giapponese, dato che la maggior parte dei commenti negativi proveniva dal Giappone. E non perché i giapponesi fossero più cattivi rispetto agli altri, ma perché ricordiamoci che questi episodi sono arrivati soltanto su Fuji TV e Netflix Japan, non sono arrivati ad un pubblico occidentale. Su questo punto Fuji TV sostiene infatti testualmente, ve lo leggo: sarebbe stato meglio se non fosse successo, ma manifestare una protesta di tale entità è naturale per una donna dei nostri tempi, essendo una ragazza giovane, priva di esperienza sociale e di esposizione pubblica e avendo espresso un'autodeterminazione di tipo occidentale in un contesto di ambiguità tipicamente giapponese, è necessario che noi, in qualità di produttori, riflettiamo attentamente in futuro su come gli spettatori possano reagire di fronte ad una eccessiva ostilità. Ed è una dichiarazione che dice tutto, perché implicitamente Fuji TV sembra riconoscere che il problema non fosse soltanto la lite in sé, ma anche il modo in cui quella rabbia, percepita come troppo diretta, troppo esplicita e troppo ostile, avrebbe inevitabilmente interagito con le aspettative sociali del pubblico giapponese. Ed è una frase che dice tantissimo, anche perché riconosce implicitamente che una parte del pubblico giapponese tende anche a reagire negativamente verso donne percepite come troppo dirette, troppo assertive o troppo occidentali e confrontative sul piano emotivo. E qui ovviamente sorge tutto il paradosso, perché il reality chiedeva autenticità emotiva, ma il contesto culturale penalizzava chi esprimeva apertamente certe emozioni. Il pubblico da una parte voleva spontaneità, ma allo stesso tempo storceva il naso di fronte a chi rompeva le regole implicite del comportamento sociale. Ed è per questo che secondo me Terrace House si muoveva all'interno di un campo minato, perché una volta ampliato ad un pubblico internazionale tendeva a muoversi all'interno di una zona d'ombra. Terrace House, almeno nella mia percezione, era un programma che voleva mantenere la sua identità giapponese, ma nel frattempo voleva diventare anche occidentale. Era come se il programma avesse avuto una sorta di crisi di identità ad un certo punto, non si capiva più cosa volesse essere. In più c'è anche tutta la questione della produzione che suggeriva anche certe dinamiche, facendo perdere completamente il concetto di autenticità, ma anche di quella ambiguità tipica giapponese di cui parla la stessa produzione, la stessa emittente. Questa ovviamente è tutta una mia opinione personale, ma voglio farvi sapere come la penso, dato che ho seguito questo programma praticamente dai suoi inizi su Netflix e ne ho potuto osservare direttamente l'evoluzione man mano che uscivano le puntate e le nuove stagioni. La commissione inoltre pone anche la questione dei messaggi privati e della gestione dei social, che apre un tema molto più ampio, perché chiede fino a che punto la responsabilità di proteggersi psicologicamente da questo flusso di messaggi negativi ricadeva sulla singola persona? La risposta data dalla produzione è limitante, sicuramente non è esaustiva, perché la produzione sostiene che i social media vengono definiti spazi privati e proprio per questo, secondo loro, non sarebbero stati di competenza diretta della produzione. Ma qui emerge subito un altro problema, perché nella pratica il confine tra televisione e spazio digitale ormai non esiste più. Terrace House viveva anche attraverso i social, anzi dipendeva profondamente dall'interazione online, perché ricordiamoci che Terrace House era uno sleeper hit, si è diffuso grazie anche alla sua viralità online. I partecipanti quindi non erano soltanto personaggi televisivi che apparivano una volta a settimana in puntata, erano persone costantemente accessibili su Instagram, su Twitter, su Line, e il programma anche indirettamente incentivava questa esposizione continua, perché più il pubblico si sentiva vicino ai partecipanti, più cresceva il coinvolgimento emotivo attorno allo show. Ed è qui che nasce il problema etico, perché dire semplicemente ai partecipanti non leggere i commenti o ignora i messaggi offensivi significa sottovalutare di fatto tutto il peso psicologico della pressione digitale.
In Giappone il concetto di reputazione pubblica, Seikentei, ha un peso culturale enorme. La percezione di essere giudicati dagli altri, di aver disturbato l'armonia collettiva, di essere diventati motivo di polemica pubblica è qualcosa di molto sentito. Giusto per non andare troppo lontano, pensiamo anche a quello che è accaduto a Tokui, uno dei panelist. Tokui, lo abbiamo già detto in due occasioni, nel 2019 è stato condannato dalle autorità giapponesi per aver evaso 1 milione di yen in tasse. Una volta che lo scandalo è diventato pubblico, Tokui ha dovuto indire una conferenza stampa in cui si è dovuto scusare, sottolineando quanto la sua negligenza abbia pesato su tutti i cittadini che, al contrario di lui, pagano onestamente le tasse. Poi in tutto questo marasma, insomma in tutto questo caos, noi non lo vediamo più tra i panelist del programma. Tokui infatti nell'ultima parte di Terrace House, prima della sua cancellazione, verrà sostituito da alcune guest star durante la produzione del programma stesso, perché a seguito dello scandalo ha dovuto ritirarsi per un po' dalla vita pubblica. Non sappiamo se gli sia stato imposto o se la scelta l'abbia presa lui personalmente, ma è un dato di fatto che per qualche anno noi non lo vediamo più sulla scena. Comunque so che recentemente Tokui è tornato sempre come panelist per un altro programma giapponese che è prodotto anche da Netflix, che si chiama The Boyfriend. Se volete andare a guardarlo lo potete trovare. Io penso che comunque quel ritiro gli sia stato imposto, ma ovviamente è una mia opinione. Questo è però l'esempio perfetto di cosa succede ad un personaggio pubblico quando disturba l'equilibrio di gruppo o l'equilibrio sociale. Tutto questo può avere effetti devastanti anche sulla salute mentale. E tornando al discorso di Ana, il problema non era soltanto il numero di insulti ricevuti, era qualcosa di ancora più pesante, la sensazione costante di essere osservati, analizzati, giudicati moralmente da una massa invisibile di persone, una pressione continua da cui di fatto era praticamente impossibile staccarsi. Infatti la commissione fa anche notare come non è soltanto il numero a qualificare la gravità di una situazione come quella del cyberbullismo, si può trattare anche di pochi messaggi, pochi ma incisivi abbastanza da colpire comunque la vittima. Poi è chiaro che tantissimi messaggi colpiscono, ma non possiamo basarci soltanto sul numero, ci sono tanti fattori da tenere in considerazione: lo stato emotivo e psicologico della persona vittima dei messaggi, la gravità delle cose che vengono scritte, cosa viene scritto, perché non dobbiamo dimenticare che augurare a qualcuno la morte è istigazione al suicidio, non è una battuta. Mai. Infatti è il comitato stesso a sottolineare questo punto. La gravità dell'odio ricevuto non può essere misurata soltanto contando il numero di commenti offensivi, e con questo quindi mette in discussione un approccio molto comune sia nelle aziende mediatiche che sulle piattaforme digitali, ovvero quello di guardare soltanto ai numeri, al volume degli attacchi, senza però considerare davvero l'impatto psicologico e umano che quei messaggi possono avere sulla persona che li riceve. Il comitato invece riconosce implicitamente diversi aspetti molto più complessi, cioè che anche una minoranza estremamente ostile può generare comunque una pressione emotiva devastante, che se c'è un supporto pubblico, questo comunque non cancella automaticamente il dolore causato dagli attacchi, e che la stessa esposizione mediatica può trasformarsi col tempo in qualcosa di traumatico. Perché la pressione sociale non passa sempre attraverso lo scontro diretto o l'insulto esplicito, molto spesso si costruisce lentamente, e tutto questo può creare nella persona la sensazione di essere costantemente stigmatizzata, come se l'intera rete stesse praticamente costruendo un'immagine negativa attorno alla vittima. E ricordiamoci ragazzi che Ana era già stata vittima di bullismo quando era piccola a causa del suo essere AFU, e questa premessa fortemente negativa, cioè non l'essere AFU ma il bullismo ricevuto a scuola, si accumula praticamente a tutto il resto. Vogliamo anche metterci tutti i pregiudizi derivanti dal fatto che Ana era una wrestler donna? Mettiamoci anche questo. E vogliamo anche contare il fatto che le sia stato richiesto dalla produzione di comportarsi come si comportava quando era sul ring e di atteggiarsi a villain? Mettiamo anche questo.
Nonostante Ana amasse il suo lavoro, non negava l'enorme pregiudizio di cui era consciamente vittima. Infatti, uno dei motivi per cui lei aveva partecipato al programma, ricordiamolo, era quello di sdoganare certe credenze sul mondo del wrestling femminile, di aprire la mente delle persone. Questa osservazione del comitato mostra una comprensione molto lucida del rapporto tra reality show e cultura partecipativa online, perché il pubblico non è più soltanto uno spettatore passivo, diventa un attore attivo nella costruzione dell'immagine morale dei partecipanti, perché li giudica, li interpreta, li assolve o li condanna collettivamente. E questo è un dato di fatto che non può essere ignorato, non può più essere ignorato. Con i social media in continua crescita, il continuo criticare è ormai diventato alla portata di tutti. Il comitato poi sfiora un altro tema enorme, quello della manipolazione psicologica e narrativa dei reality show. E qui il tema centrale mette proprio in chiaro il fatto che non serve necessariamente un ordine diretto per influenzare il comportamento dei partecipanti. Una produzione può comunque creare pressioni implicite, aspettative, incentivi emotivi che spingono le persone a rendere certe situazioni più conflittuali o più drammatiche. Nel caso di Terrace House questo tema è ancora più complesso, perché il programma si presentava continuamente come non sceneggiato, ma l'assenza di un copione non è automaticamente sinonimo di assenza di costruzione narrativa, perché i produttori possono comunque suggerire implicitamente delle direzioni emotive da seguire e possono finire per dare più spazio e attenzione narrativa ai momenti più intensi e conflittuali, come secondo me è successo nell'ultima stagione. Il montaggio infatti suggeriva molto quella visione. Il problema, ragazzi, è che la produzione lo sa che anche se non c'è un copione diretto, comunque certe scene vengono costruite in determinati modi, che magari spingeva i partecipanti a fare cose che non avrebbero pensato di fare, ma il pubblico non lo sapeva. E se tu ad ogni inizio puntata dici al pubblico che non c'è un copione, le persone pensano che tutto quello che fanno i partecipanti sia vero, che sia frutto di mosse spontanee, che appunto non ci sia un copione. Ed è qui che entra anche in gioco un altro elemento, ovvero quello del contesto culturale giapponese, perché negli ambienti lavorativi giapponesi il rapporto con le autorità è spesso molto gerarchico. Questo significa che anche richieste indirette possono essere percepite come obblighi. In una cultura fortemente basata sull'essere deferenti e sull'evitare il conflitto con figure superiori, o anche solo non creare problemi a una produzione, molti partecipanti potevano sentirsi moralmente spinti a soddisfare le aspettative della produzione, anche senza ricevere istruzioni esplicite, anche senza volerlo veramente. E qui torniamo per l'ennesima volta al conflitto tra Tatemae e One, di cui abbiamo parlato tantissimo all'inizio del primo video, perché ufficialmente il programma parla di spontaneità, autenticità e libertà personale, ma implicitamente esistono comunque delle aspettative produttive che finiscono per guidare il comportamento dei partecipanti. La discussione quindi sul contratto apre un nodo etico molto importante su questo senso, perché i partecipanti erano davvero liberi oppure si trovavano dentro una struttura lavorativa mascherata da esperienza spontanea? Cioè, il contratto, da quello che si dice, sembrava un vero e proprio contratto di lavoro più che un contratto di partecipazione, quindi va da sé che alla fine poi cambia il contesto se il contratto è praticamente impostato in quel modo. La produzione ha sempre sostenuto che i ragazzi non fossero lavoratori subordinati, però questa distinzione resta ambigua, perché anche se formalmente non esisteva un contratto di lavoro di tipo tradizionale, i partecipanti contribuivano comunque alla creazione di un prodotto commerciale globale distribuito non solo da Fuji TV ma anche da Netflix, ed è qui che la questione delle penali diventa molto delicata, anche se quelle clausole erano pensate come deterrenti per casi estremi, già la loro semplice esistenza poteva generare nei partecipanti un forte senso di vincolo psicologico. E qua non c'è differenza tra giapponesi o occidentali, perché se io firmassi un contratto del genere è chiaro che mi sentirei obbligata a non mancare durante le riprese, a non creare problemi, perché so che potrei pagare una penale e questo già mi vincola a non fare
cavolate. Soprattutto poi in Giappone, dove gli obblighi contrattuali vengono spesso vissuti non solo come dei doveri legali, ma a volte anche come doveri morali e sociali. E questo punto è fondamentale perché Terrace House si basava sull'utilizzo di persone comuni come materiale narrativo, persone che però molto probabilmente non avevano le stesse tutele che normalmente vengono previste nel lavoro mediatico professionale. In più la produzione era perfettamente consapevole dell'ondata di odio che Anna stava ricevendo online già dopo la prima pubblicazione dell'episodio, un'ondata che poi si è intensificata ulteriormente quando la puntata viene trasmessa anche sulla televisione nazionale giapponese, e la situazione peggiora ancora di più quando vengono anche caricati su YouTube altri spezzoni inediti ambientati subito dopo il litigio. Quindi è difficile sostenere che loro non avessero percezione della gravità di quello che stava accadendo, anche perché erano stati loro stessi a suggerire ad Ana di ignorare i messaggi e disattivare temporaneamente tutti i suoi account social, e questo significa che la produzione era pienamente consapevole del livello di odio che Ana stava ricevendo ogni giorno. Ed è proprio questo l'aspetto che personalmente mi lascia più perplessa, perché se avevano capito quanto la situazione fosse seria, allora avrebbero potuto intervenire molto prima e soprattutto in modo concreto. Cioè, quello che colpisce davvero è tutta la linea difensiva adottata da Fuji TV nel rapporto, ed è chiaro, era prevedibile che un emittente cercasse di proteggersi e limitare le proprie responsabilità. Mi sarei quasi stupita del contrario. Però qui il problema è un altro, perché il caso di Ana non nasce dal nulla. Queste situazioni simili erano già successe in passato. Abbiamo parlato di Yui, abbiamo parlato di Ayo, abbiamo parlato di Emika, e questi sono soltanto alcuni degli esempi. Quindi, data tutta questa enorme premessa, la domanda sorge spontanea: se queste campagne d'odio erano già diventate una dinamica ricorrente attorno al programma, com'è possibile che una produzione televisiva che espone persone comuni a milioni di spettatori non abbia sviluppato degli strumenti adeguati per proteggerle davvero? Soprattutto quando decide di mandare in onda scene emotivamente molto pesanti o particolarmente conflittuali, perché qui non stiamo parlando semplicemente di qualche insulto online, parliamo di minacce di morte, di stalking, di intimidazioni reali. Yui aveva ricevuto messaggi come "vengo a farti fuori", "stai attenta quando sei alla stazione", e la produzione lo sapeva, perché tutto quello che accadeva online era tra l'altro pubblico, era visibile, era sotto gli occhi di tutti, ed è per questo che poi ad un certo punto diventa difficile accettare l'idea che il problema fosse semplicemente fuori dal controllo dell'emittente, perché quando costruisci un programma che vive anche attraverso l'interazione costante sui social, tu non puoi sapere, anzi non puoi separare completamente la televisione dalle conseguenze digitali che quella stessa esposizione genera. In più c'è anche da riflettere sull'aspetto del temperamento occidentale in un ambiente di ambiguità giapponese, perché se la produzione era consapevole che certe dinamiche avrebbero potuto turbare o disturbare qualcuno del pubblico locale, spingendolo quindi a compiere azioni gravi come bullizzare online, fare stalking o augurare a qualcuno dei partecipanti la morte, era davvero il caso di montare tutta quella scena e mandarla in onda in quel modo? Era necessario quindi spingere Ana a fare determinati gesti come quello di schiaffeggiare Kai? È vero che poi alla fine non lo ha fatto perché Ana si è rifiutata, ma ha dovuto comunque prendergli il cappello e buttarlo a terra, ha comunque avuto una reazione emotiva forte. Le dinamiche degli atteggiamenti occidentali che si mescolano con il contesto giapponese era qualcosa che avrebbero dovuto gestire diversamente, con tatto, soprattutto perché lo sapevano perfettamente quanto avrebbe potuto contrariare qualcuno. Ora, ovviamente con questo non stiamo assolutamente giustificando le azioni scellerate degli utenti che hanno bersagliato Ana, anzi, loro sono colpevoli e hanno tutte le responsabilità del mondo, ma queste responsabilità sono attribuibili anche alla produzione. La produzione aveva prima di tutto una responsabilità morale con i suoi partecipanti, che avrebbe dovuto rafforzare proprio alla luce di tutti i precedenti. La produzione avrebbe dovuto proteggere i suoi partecipanti, ma hanno invece scelto il piacere del profitto e che se ne parli pure online, sacrificando la volontà e i sentimenti di Anna, così come anche dei partecipanti che in passato hanno denunciato.
Quanto accaduto ha avuto un impatto enorme, ovviamente, in tutto il Giappone, perché il 26 maggio del 2020 Sanae Takaichi, oggi primo ministro giapponese, ma all'epoca ministra degli affari interni e delle comunicazioni sotto il governo di Shinzo Abe, indice una conferenza stampa e dichiara: qualunque sia il mezzo utilizzato, diffamare e denigrare gli altri in forma anonima è un atto vile e intollerabile dal punto di vista umano. La ministra annuncia la volontà di rendere più semplice identificare gli autori di diffamazione online, e qui dobbiamo fare un piccolo passo indietro perché tutto ruota attorno alla Provider Liability Limitation Act, una legge approvata nel 2001 quando internet era completamente diverso. Era l'epoca dei forum anonimi e dei blog personali, l'epoca in cui i social media moderni, praticamente come li conosciamo oggi, non esistevano ancora. Non esistevano quindi algoritmi programmati per mandare virali determinati contenuti, non esisteva il concetto di campagne d'odio massive o la pressione costante che i social media esercitavano sugli utenti. C'era molto meno consapevolezza in materia e la legge infatti nasceva con due obiettivi: da una parte proteggere i provider dai contenuti pubblicati dagli utenti, ma allo stesso tempo permettere alle vittime di identificare chi diffamava o molestava online. In pratica, secondo la legge, funzionava così: i provider non erano considerati direttamente responsabili dei contenuti pubblicati dagli utenti, ma una volta ricevuta una segnalazione avevano l'obbligo di intervenire, di indagare, non potevano più girarsi la testa dall'altra parte. Da questa legge quindi nascono anche le Guidelines Relating to Defamation and Privacy, che è un documento pensato per aiutare proprio i providers a muoversi all'interno di questa legge, seguendo delle linee guida che spiegavano loro come comportarsi, quindi quando rimuovere contenuti segnalati, quando proteggere l'anonimato e quando invece rivelare l'identità degli utenti coinvolti. Il problema è che tutto questo sistema era costruito, come dicevamo prima, agli inizi degli anni 2000, per un internet pre-social media, un mondo in cui i provider erano considerati semplici intermediari tecnici, non soggetti responsabili dell'ambiente online in cui operavano. Poi però ovviamente le cose cambiano perché la tecnologia si evolve, arrivano i primi social media, nel 2004 nasce Facebook, nel 2006 arriva Twitter, poi arrivano anche altre piattaforme, applicazioni di messaggistica privata e tutto si evolve velocemente. Poi in tutto questo anche nel 2012 arriva anche Terrace House e poi arriviamo al 2020. Dopo la morte di Hanakimura, il governo giapponese decide che è arrivato il momento di accelerare la revisione della legge perché il vecchio sistema era troppo lento e limitante. Identificare un hater anonimo poteva richiedere molto tempo, con procedure che non solo erano molto costose, ma spesso anche divise in più cause separate. Così Takaichi, guidata dal suo governo di cui faceva parte, introduce diverse modifiche: una procedura giudiziaria unica per identificare tutti gli utenti anonimi, l'eliminazione di tutto il vecchio sistema a doppia causa, un accesso più rapido alle informazioni dell'utente anonimo come ad esempio gli IP address, i log di accesso e i dati di login, e maggiore pressione anche sul provider e sulle piattaforme social affinché collaborassero più velocemente con autorità e vittime. La riforma di fatto non elimina l'anonimato online, ma segna un cambiamento molto importante nel modo in cui il Giappone inizia a percepire la responsabilità digitale, perché dopo il caso di Hanakimura il cyberbullismo e la diffamazione online non vengono più percepiti come semplici problemi che avvengono su internet, ma come fenomeni reali, con conseguenze reali, capaci di distruggere concretamente la vita di una persona. Quindi l'anonimato online continua ad essere garantito, ma solo fino ad un certo punto. Cioè, finché una persona utilizza quello spazio nel rispetto della legge, lo Stato tutela la sua privacy e la sua identità, ma nel momento in cui quell'anonimato viene usato per diffamare, molestare o distruggere deliberatamente la vita di qualcuno, allora il principio cambia completamente. Ed è qui infatti che entra anche in gioco il ruolo delle autorità, perché in questi casi diventa compito dello Stato identificare i responsabili e perseguirli legalmente. Ed è proprio dopo la morte di Hanakimura
ora che in Giappone si apre un enorme dibattito pubblico su questo tema. Il 13 giugno del 2022, infatti, dopo un lungo iter parlamentare, viene approvata una revisione del codice penale giapponese relativa anche agli insulti e alla diffamazione. Ed è importante, ragazzi, chiarire una cosa, perché qui spesso si crea molta confusione, ovvero che molti giornali hanno scritto che il Giappone avrebbe introdotto una nuova legge contro il cyberbullismo, ma tecnicamente non è così. Non si tratta di una legge completamente nuova, parliamo invece, come dicevamo prima, di una modifica ad una normativa penale già esistente che riguardava appunto il reato di insulto sia offline che online. E il motivo di questa revisione era quello appunto di garantire anche pene più severe, perché fino a quel momento le pene erano considerate ridicole rispetto alla gravità dei danni provocati. Prima della modifica, chi insultava o diffamava qualcuno online rischiava infatti una multa di appena 10.000 yen, che sono circa 70 euro, oppure un massimo di 30 giorni di carcere. Con la revisione del 2022 invece le pene vengono aumentate in modo significativo, perché la sanzione economica sale fino a 300.000 yen, che sono all'incirca 2.300 euro, mentre la reclusione può arrivare fino ad un anno di carcere. Una modifica che arriva chiaramente anche sull'onda emotiva e politica generata proprio dal caso di Hanakimura. Eppure, nonostante l'enorme quantità di odio ricevuta online, le persone effettivamente identificate dalle autorità per il suo caso sono state pochissime. Tra tutte quelle coinvolte infatti nella gogna mediatica contro Hana, soltanto 3 uomini vengono individuati pubblicamente e non tutti ricevono una condanna chiara o significativa. Alla fine di marzo del 2021, ad esempio, viene identificato un ragazzo poco più che ventenne grazie ad alcuni screenshot pubblicati su Twitter nei quali augurava apertamente la morte ad Hana. Durante l'interrogatorio il ragazzo ammette le proprie responsabilità, sostenendo di non essere riuscito a perdonare il comportamento che Hana aveva avuto nel programma. Nonostante tutto questo, però, l'uomo viene condannato soltanto ad una multa di 9.000 yen, che sono circa 62 euro. E il motivo, ragazzi, neanche a dirlo, è assurdo comparato alla gravità delle azioni commesse da quest'uomo, ed è proprio per questo che è importante da capire, perché quest'uomo ha potuto beneficiare della vecchia normativa, perché la revisione penale di cui abbiamo appena parlato entrerà effettivamente in vigore soltanto alla fine del 2022. Ovviamente, neanche a dirlo, questa decisione scatena enormi polemiche nell'opinione pubblica. Poi il 5 aprile del 2021 viene identificato un altro uomo, questa volta sulla Trentina. Anche lui ammette di aver insultato Hana online e quando gli viene chiesto perché lo avesse fatto, la sua risposta è agghiacciante nella sua semplicità. Dice di aver visto moltissime altre persone farlo e quindi di essersi semplicemente accodato, come se l'odio collettivo avesse praticamente normalizzato completamente tutto quell'atteggiamento e quella gogna mediatica nei confronti di Hana. L'uomo aggiunge anche di essere dispiaciuto per quello che aveva scritto, ma su un'eventuale condanna nei suoi confronti non sono mai stati diffusi dettagli al pubblico, quindi non lo sappiamo. Il 2 luglio del 2020, a poco più di un mese dalla morte di Hana, accade qualcosa che sconvolge e fa infuriare Kyoko, la madre di Hana. Su Instagram appaiono queste foto del cast di Terrace House che decide di incontrarsi per una reunion. Lì vediamo che passano una serata insieme all'insegna dell'alcol, a divertirsi e forse anche ad ubriacarsi. Pare che in un video pubblicato ma non più disponibile online abbiano detto tutti in coro noi siamo Terrace House. Possiamo vedere che il cast non è al completo, ma sono presenti molte delle persone che avevano condiviso parte del loro cammino con quello di Hana, quindi non erano diciamo concorrenti o partecipanti delle edizioni precedenti, che comunque questo non l'avrebbe giustificato, ma ovviamente è chiaro che se sono presenti persone che hanno vissuto in casa con Hana, questa situazione, queste foto assumono un peso molto rilevante. Parliamo infatti di persone che
avevano conosciuto Hana e che avrebbero dovuto essere tra l'altro le prime a mostrare rispetto. Kyoko infatti, e direi anche naturalmente, reagisce malissimo a questa reunion, dichiarando pubblicamente: "Ma che tempismo, proprio quando è uscito Shukan Bunshun. Non è ancora passato nemmeno un mese dal 49esimo anniversario della morte di Hana e quelli di quel programma discutibile stanno già festeggiando? Immagino che il punto sia che per loro non è un problema. Non voglio criticarli personalmente, ma è semplicemente triste, deludente." I 49 giorni menzionati da Kyoko risiedono proprio nella tradizione buddista giapponese, il cui rituale funebre ha una durata di 49 giorni. Il rito comincia con la cremazione e la veglia, poi continua con un lungo rito commemorativo e si chiude con la fine del rito funebre. Questo perché si pensa che l'anima non lascia subito la terra dopo aver abbandonato il corpo. Lo spirito attraversa uno stato di transizione in cui vaga da un mondo all'altro e il cui destino finale non è ancora segnato. Ogni 7 giorni l'anima quindi affronta un giudizio spirituale nell'aldilà per determinare la sua prossima reincarnazione e questo avviene per 7 volte. Per questo sono 49 giorni, 7 per 7, 49. In tutto questo processo, quindi, i cari che sono in vita devono guidare l'anima affinché gli venga garantita una reincarnazione positiva o verso la terra pura, accumulando quindi karma favorevole attraverso le loro preghiere. La commemorazione quindi è un momento molto sentito, come lo può essere per noi cristiani in base alle nostre tradizioni religiose e credenze. Quindi lo sfogo di Kyoko, secondo me, ha esattamente senso di esistere. Anche io l'ho vista come un'enorme mancanza di rispetto. Magari loro hanno voluto festeggiare per commemorare Hana, forse hanno voluto pensare ingenuamente che se Hana fosse ancora viva avrebbe festeggiato con loro, non lo so, ma personalmente trovo che tutta questa storia a poco più di un mese dalla morte di Hana sia qualcosa di veramente molto discutibile, qualcosa che sicuramente si poteva evitare. Anche perché, ragazzi, a prescindere dal contesto religioso, Hana era venuta a mancare da pochissimo e in modo davvero tragico. Come fai ad ubriacarti e a festeggiare come se nulla fosse? Poi, tra l'altro, lei è anche morta a causa del programma. Cioè, secondo me è anche poco credibile dire che l'avessero veramente fatto per commemorarla? Cioè, Hana è morta per quello che è avvenuto lì dentro, quindi una reunion in questo senso era davvero fuori luogo. E se è vero che c'è questo video in cui loro dicevano noi siamo Terrace House, è anche davvero di cattivo gusto. Nel gennaio del 2021 Kyoko Kimura decide di intentare una causa civile contro un altro uomo, chiedendo un risarcimento di 2,95 milioni di yen, che sono all'incirca 23.000 euro dell'epoca, cioè del 2020. L'uomo era accusato non solo di aver insultato Hana quando era ancora in vita, ma anche di averla istigata al suicidio e dopo la sua morte aveva pubblicato ulteriori messaggi offensivi. In uno di questi arrivava persino a lamentarsi del fatto che la morte di Hana avesse portato alla chiusura definitiva di Terrace House, quindi cioè le dava la colpa del fatto che avessero chiuso il suo programma preferito. Ora, anche in questo caso l'uomo non contesta le accuse e nel maggio dello stesso anno viene condannato a pagare circa 1,29 milioni di yen, che sono più o meno 10.000 euro. Parliamo comunque di cifre molto piccole se confrontate all'enormità del danno umano provocato, ma allo stesso tempo queste condanne diventano tra le più significative mai emesse in Giappone fino a quel momento per casi collegati direttamente al cyberbullismo e all'istigazione online. La madre di Hana alla fine del 2022 decide anche di fare causa a 3 compagnie coinvolte con la produzione di Terrace House, tra cui Fuji TV, dichiarando che le motivazioni e le risposte che erano state rilasciate a seguito della tragedia dall'emittente non erano state soddisfacenti, in quanto non avevano chiarito di fatto le responsabilità di quanto accaduto ad Hana.
Kyoko in questo contesto richiede un risarcimento danni di 142 milioni di yen, che sono circa 1 milione di euro a fine 2022. Nella denuncia Kyoko riporta che lo show avrebbe costruito scene divisive per aumentare gli ascolti, abbandonando quindi Hana in mezzo a tutta l'ondata di odio a cui era stata sottoposta con la messa in onda della puntata incriminata. Ovviamente Kyoko ribadisce che la scena del costume era stata incitata dalla produzione del programma, sostiene inoltre che non voleva più vedere i sogni dei giovani sfruttati e che tutte le persone avrebbero dovuto sapere che il cyberbullismo è un crimine. Già nel giugno del 2020 la madre di Hana, Kyoko, aveva denunciato infatti l'accaduto anche alla BPO, che si tratta praticamente di un organismo di regolamentazione indipendente e no profit in Giappone, che si occupa di salvaguardare i diritti degli spettatori, di mantenere alti standard etici e di migliorare la programmazione sia televisiva che radiofonica. In pratica si occupano di diritti umani nell'ambito televisivo. In questo esposto Kyoko denuncia diverse cose di cui finora non abbiamo parlato. Se vi ricordate, avevamo detto che dopo la trasmissione della puntata erano state trasmesse scene inedite ambientate subito dopo la scena del costume in cui Hana parlava con altri coinquilini di quanto appena accaduto. Queste mini puntate non sono state trasmesse, sono state trasmesse, scusate, sul canale di YouTube di Terrace House e contavano circa 500.000 visualizzazioni ai tempi. In queste scene viene ripresa Hana che piange e si sfoga con le altre due inquiline, mentre lamenta di essere la responsabile della frattura che c'era stata tra lei e il coinquilino coinvolto nella disputa. Ad un certo punto, verso la fine, avrebbe anche detto: "Mi sento morire". Neanche a dirlo, questi filmati sono stati inondati di commenti negativi nei confronti di Hana. Dopo quel pianto è stato anche rivelato che Hana sia andata in iperventilazione, penso che stesse avendo una sorta di attacco di panico, ed è caduta anche da una rampa di scale mentre si trovava in quella condizione e a quanto pare sarebbe stata ripresa mentre tutto questo stava accadendo. Cioè qualcuno dello staff, che tra l'altro è rimasto anonimo, ha descritto tutta quella situazione come una situazione totalmente inumana. Hana aveva persino chiesto alla produzione di non mandare in onda la puntata incriminata perché stava già ricevendo messaggi molesti e violenti nei suoi social media, ma l'emittente avrebbe totalmente ignorato la sua richiesta. Ora, sulla causa di Kyoko Kimura contro l'emittente non si hanno notizie recentissime, si sa soltanto che per l'anniversario di Hana nel 2025 Kyoko ha rilasciato una lunga intervista in cui ha dichiarato che la causa era ancora in corso. Ora parliamo appunto di questa denuncia alla BPO, perché secondo me merita di essere nominata perché è stata molto criticata nel momento in cui è stato rilasciato il responso da parte di questa organizzazione. Nel marzo del 2021 infatti arriva il responso della BPO, che sostanzialmente non riconosce ci sia stata una violazione dei diritti umani. Kyoko infatti aveva denunciato diverse violazioni all'interno del programma e ve le leggo velocemente giusto per avere una panoramica di quelle che sono state appunto le denunce di Kyoko. Parliamo di manipolazione narrativa di Hana Kimura da parte della produzione di Terrace House, incentivazione di conflitti e scene drammatiche per aumentare l'impatto televisivo, monitoraggio volto a rappresentare Hana in modo negativo e aggressivo, sfruttamento dell'incidente del costume pur sapendo che avrebbe generato odio online, continuazione della trasmissione e pubblicazione di contenuti nonostante il cyberbullismo già in corso, mancata protezione psicologica adeguata nei confronti di Hana, presunta pressione produttiva sui partecipanti del reality, riprese e utilizzo televisivo di momenti di forte sofferenza emotiva, sfruttamento commerciale del disagio psicologico della figlia, responsabilità morale ed editoriale di Fuji TV nell'escalation dell'odio online, presunta violazione della dignità, dei diritti personali e dell'autodeterminazione di Hana Kimura. Allora, non faremo un excursus di tutto, diciamo che cercheremo di accorpare questo in alcuni punti principali in modo da poter rispondere in modo da dare insomma una panoramica di quello che è stato il responso della BPO a tutte queste contestazioni.
Sul primo punto, la commissione specifica che una puntata non può essere cancellata soltanto perché alcuni spettatori reagiscono commentando negativamente quanto stava accadendo, perché tutto questo si tradurrebbe in una limitazione della libertà di espressione. Tuttavia, nel caso specifico di Ana, il contesto era già estremamente delicato, perché quando viene trasmessa la seconda messa in onda dell'episodio incriminato, esisteva già una situazione molto grave legata ai messaggi d'odio online, una situazione che, secondo quanto emerso successivamente, aveva già iniziato ad avere conseguenze pesantissime sulla salute mentale di Ana, che aveva cominciato anche a farsi del male da sola. Ed è proprio per questo che la decisione di proseguire comunque con la trasmissione della puntata può risultare molto problematica, perché l'emittente a quel punto era ormai consapevole dell'ondata di odio che si stava riversando su di lei e nonostante questo decide comunque di andare avanti con la programmazione prevista. Tuttavia, in tutta questa situazione, la Commissione conclude che non si possa parlare formalmente di violazione dei diritti umani e il motivo è legato al fatto che FujiTV, secondo la loro ricostruzione, non avrebbe completamente ignorato la situazione psicologica di Ana. L'emittente aveva infatti fornito un certo livello di supporto, monitoraggio della situazione, contatti frequenti con lo staff e c'era anche una proposta di assistenza psicologica. Di conseguenza, secondo la Commissione, non sarebbe possibile sostenere che la produzione abbia agito in modo totalmente negligente o irresponsabile nei confronti della salute mentale di Ana. Il secondo punto affrontato riguarda invece la questione del contratto e delle eventuali pressioni esercitate dalla produzione sui partecipanti. La Commissione prende in esame il fatto che Ana potesse essersi sentita costretta ad agire in un certo modo davanti alle telecamere, ma anche qui la conclusione è piuttosto netta, perché secondo il comitato Ana era sì molto giovane, ma aveva comunque più di 20 anni e aveva scelto autonomamente di partecipare al programma, quindi formalmente veniva considerata libera di prendere decisioni senza imposizioni dirette. La Commissione quindi non nega che lo staff potesse aver esercitato una certa pressione psicologica o narrativa affinché lei si comportasse in un determinato modo, però sostiene anche che Ana avrebbe teoricamente potuto rifiutarsi. E proprio per questo motivo conclude: non si può parlare di una violazione del diritto all'autodeterminazione. E qui, sinceramente parlando, faccio fatica ad essere completamente d'accordo, perché se davvero nei contratti erano presenti delle clausole economiche molto pesanti, come le penali legate ai ritardi o ai problemi produttivi, allora è plausibile pensare che un partecipante potesse sentirsi sotto pressione anche senza una coercizione diretta ed esplicita. Ovviamente noi non sappiamo con certezza come siano andate davvero le cose dietro le quinte e probabilmente non lo sapremo mai fino in fondo, perché chi poteva parlare a quanto pare non lo ha fatto. Alcuni dicono che forse non sapevano esattamente cosa era accaduto e noi la verità la potremo sapere soltanto da Ana, che purtroppo non c'è più. Ma proprio per questo, secondo me, liquidare tutto dicendo semplicemente avrebbe potuto rifiutarsi rischia di essere una lettura un po' troppo superficiale di una situazione molto più complessa. Poi c'è tutta la questione della privacy, in cui Kyoko sostiene che Ana sia stata ripresa mentre diceva o faceva cose che solitamente non avrebbe fatto vedere all'esterno, men che meno a degli estranei. Nella denuncia di Kyoko questo fatto risulta appunto in una violazione della sua privacy, ma la commissione ancora una volta rigetta questa accusa sostenendo che Ana era consapevole di essere ripresa e quindi aveva accettato tutte le condizioni. Non si poteva quindi considerare la scena ripresa come una violazione della sua privacy. D'altra parte la commissione trova delle evidenti criticità di natura etica, come la scelta da parte dell'emittente di decidere comunque di portare avanti la seconda messa in onda, nonostante fosse consapevole di quella che era stata la reazione del pubblico dopo la prima messa in onda su Netflix. Trattandosi quindi di un reality show, ci sono persone reali con sentimenti reali mostrati senza filtri. L'emittente avrebbe dovuto mostrare più considerazione per la salute mentale di Ana, perché tutti i commenti delle persone sono un amplificatore potentissimo per quanto riguarda questo tipo di programmi. Questo implica che nella loro accezione più negativa
possono mettere un certo carico emotivo e psicologico sulle persone che partecipano al programma, perché le critiche non sono contro un personaggio fittizio, ma contro una persona reale. Sul modo in cui FujiTV ha condotto le sue indagini usando una commissione interna, qui BPO non si è espressa, non si è esposta, perché sostiene che va oltre la sua giurisdizione, ma di certo richiama l'emittente affinché lavori instancabilmente sull'applicazione di una serie di accorgimenti e misure correttive atte a migliorare sempre di più la qualità del reality show. Infine, la Commissione chiude raccomandando che tutto il settore implicato nella realizzazione del reality show lavori per adottare tutte le misure necessarie affinché una tragedia come questa non accada mai più. Ora, come avevo anticipato prima, la decisione della commissione dell'ente BPO è stata fortemente criticata perché da molti considerata ambigua e molto prudente. È facile dire che Ana era un'adulta consapevole di quello che stava facendo, ma questo ovviamente non toglie che una persona adulta possa comunque ritrovarsi a vivere situazioni coercitive che vanno contro la sua volontà e che si senta costretta poi a portarle avanti anche a causa di tutto il contesto che la circonda. Qualcuno potrebbe anche dire, bastava non firmare il contratto, ma anche questa risposta, ragazzi, è ambigua, perché un conto è firmare un contratto in cui magari queste clausole non erano specifiche, un altro è trovarti a vivere una situazione completamente diversa da quella che hai firmato nel contratto e non sapere come uscirtene. Tra la firma e quello che poi ti trovi veramente davanti ne passa, credetemi, cioè lo dico anche per esperienza personale. C'è da dire che anche mettendo il caso che Ana avesse firmato consapevole di quelle clausole, magari non si immaginava che quelle clausole potevano comportare anche il sentirsi costretta a fare determinate cose perché la produzione le diceva o la spingeva a fare determinate cose. Questo ad esempio nel contratto non c'era scritto e quindi è anche logico pensare che né Anna né tutti i partecipanti di Terrace House avessero mai potuto immaginare nel momento in cui firmavano i contratti che si sarebbero ritrovati in situazioni come quelle. Un'altra critica mossa al sistema, alla commissione di BPO, è stata quella della sua effettiva impotenza nell'applicare una sanzione che desse un peso concreto a quella che poi alla fine è stata una raccomandazione ideologica nei confronti di FujiTV. Tra l'altro BPO non ha poteri giudiziari e da quello che ho capito dipende anche dalle stesse emittenti televisive, motivo per cui il suo stesso status di commissione indipendente è stato messo in discussione in più occasioni. Sta di fatto che ad oggi quello che ci rimane è soltanto un'enorme tragedia umana, una ragazza che aveva una vita davanti a sé e che ora non c'è più, aveva un futuro promettente e soprattutto era dolce, voleva soltanto essere capita, non voleva essere giudicata costantemente dalle persone. E abbiamo anche una madre che è vittima comunque di questo sistema, perché quello che le è stato tolto per sempre. Non ci sarà alcun risarcimento al mondo che potrà ridarle quello che ha perso. A Kyoko, so che non guarderai mai questo video, ma ti auguro di trovare con tutto il cuore la tua pace e di avere la giustizia che Ana merita. Questo video è per lei. Ad Ana invece auguro tutta la felicità del mondo ovunque lei si trovi, quella felicità che non ha potuto avere nei suoi 22 anni di vita. Questo video è stato per me particolarmente sentito perché, come ho raccontato all'inizio della prima parte, Terrace House ha rappresentato una piccola parte della mia vita, ma una parte a cui ero profondamente legata. È stato un programma che per anni mi ha ispirata sotto tantissimi punti di vista, mi ha fatto mettere in discussione, mi ha fatto capire quanto possa essere bello provare a mettersi in gioco, inseguire un obiettivo e lavorare per costruire qualcosa di proprio e che il desiderio di provarci, di esporsi, di inseguire un sogno non dovrebbe mai essere demonizzato. Quando vedevo quei ragazzi poco più che ventenni, più o meno miei coetanei, impegnarsi, fallire, rialzarsi e cercare la propria strada, questo mi dava una forza enorme, mi faceva pensare che forse avrei potuto farlo anche io. Poi però è arrivata la tragedia di Hanakimura e lì mi sono dovuta fermare, ho dovuto aprire gli occhi e rendermi conto che la realtà probabilmente non era davvero quello che avevo visto sullo schermo per tanti anni.
Io non sono mai stata convinta che i reality show mostrino sempre la verità così com'è. So benissimo che molte dinamiche televisive vengano costruite, esasperate o manipolate per attirare attenzione pubblico. Però credetemi, questo l'ho pensato forse in maniera ingenua e genuina. Pensavo che Terrace House fosse diverso. Anche perché è sempre stato raccontato e venduto come diverso, come autentico, umano, reale. Ed è proprio questo che rende tutta questa storia ancora più dolorosa. La morte di Anna mi ha colpita profondamente, raccontare questa vicenda non è stato semplice. Non è stato semplice perché Terrace House mi ha dovuto fare aprire gli occhi anche su un altro aspetto, ad esempio, di me stessa. Io stessa sono stata vittima di bullismo quando andavo alle medie, un bullismo che è durato un anno fortunatamente, ma che è stato così intenso, così subdolo, così simile alle dinamiche proprio dell'IGME, perché ero stata isolata dalla classe intera, anche da chi non era principalmente coinvolto in quello che era il dissing tra me e la ragazza in questione, che mi ha segnata, mi ha resa negli anni una ragazza più insicura, meno disponibile ad aprirsi nelle sue relazioni interpersonali. Mi ha segnata profondamente, mi ha fatto passare tantissimi momenti di buio, mi ha fatto cadere in depressione. Quindi queste dinamiche non sono dinamiche lontane da noi, sono dinamiche molto vicine che possiamo sperimentare quotidianamente con qualsiasi cosa, ed è importante riconoscerle, perché riconoscerle ci fa diventare più consapevoli che il problema non siamo mai noi, le vittime, ma il sistema. E non dobbiamo arrenderci a questo sistema, dobbiamo combatterlo. Nel mio caso ci è voluto tanto tempo prima di arrivare a questa consapevolezza. Io per tantissimi anni non ho guardato questo lato della medaglia e per tantissimi anni sono stata male psicologicamente, ma oggi racconto questa storia con una consapevolezza diversa, affinché quello che è accaduto ad Ana non accada mai più, mai in nessun contesto. E credetemi, proprio perché emotivamente presa da tutta questa storia, perché anche se in un contesto diverso l'ho vissuto anche io, è stata una storia molto difficile da raccontare, anche da scrivere, da mettere insieme, da analizzare. Mm, È stato un viaggio introspettivo molto difficile, perché anche se non riguardava me direttamente, mi sono immedesimata in tante di queste dinamiche. Volevo raccontarlo mettendo fuori questa emotività personale che penso potesse dare più rispetto alla vittima, ad Ana, una ragazza meravigliosa che è stata stroncata da questo sistema malato che va combattuto. La cosa che mi angoscia di più è pensare che Ana possa essere morta credendo davvero a quello che le persone le scrivevano, credendo davvero che il mondo la odiasse, credendo davvero di essere quella persona che persone online sconosciute che nemmeno la conoscevano scrivevano su di lei. Spero che non abbia mai pensato anche solo per un secondo che quelle persone avessero ragione. Spero che non abbia mai pensato che tutto quello che le veniva scritto riflettesse la sua persona, e se davvero ad un certo punto lei abbia iniziato a vedere se stessa attraverso quell'odio, allora fa ancora più male pensare che dentro di lei ci fosse invece una luce enorme che probabilmente non è riuscita più a vedere. Perché Ana non era soltanto l'incidente del costume, non era una clip virale, non era un montaggio televisivo, non era un personaggio costruito attorno ad una narrativa. Ana era una persona vera, e credo che sia proprio questo il punto più importante da ricordare alla fine di tutta questa storia. Il cyberbullismo, il trolling e l'odio online non sono scherzi, sono strumenti devastanti, e troppo spesso dimentichiamo
pensiamo che dietro uno schermo esistono esseri umani reali, con fragilità reali, emozioni reali e limiti reali. Per questo dovremmo imparare a fermarci tutti un attimo, un momento prima di scrivere qualsiasi cosa online, anche quando pensiamo che sia soltanto un commento, anche quando pensiamo che tanto lo fanno tutti, perché le parole hanno un peso enorme e certe volte quel peso può distruggere una persona. E a chi invece sta affrontando momenti difficili o ha avuto pensieri autodistruttivi, vi voglio dire una cosa molto semplice: non siete soli e soprattutto non siete quello che gli altri cercano di farvi credere su voi stessi. Non isolatevi, chiedete aiuto, parlate con qualcuno, perché credetemi, ci sarà sempre qualcuno disposto a tendervi una mano. Prendetevi cura di voi stessi. Mind yourself now.